Iniziare, buonasera a tutti, darei la parola alla segretaria per l'appello. Cappelletto Matteo, Santon Rita, Tezzon Giorgia, ancora assente, sì. Poi abbiamo Pellizzon Stefano, Marchiori Mauro, assente, Bortoluzzo Tiziano, Antoniazzi Renza, Simonella Davide, Tuiz Marfa, Parpiner Flavio, Tollardo Francesca, Terribile Elisa, Canali Giuseppe, Ricatto Luca, anche lui, De Stefani Gianluca, Cibin Cristina e Sutto Dino che è assente. Numero legale c'è? Sì. Sì, direi di procedere con l'inno nazionale. Proporrei come scrutatori i consiglieri Terribile, Tollardo e Cibin. Il primo punto all'ordine del giorno è il decreto legislativo del 18 agosto 2000 numero 267, l'articolo 227, che prevede l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018. Quindi questa sera siamo chiamati a deliberare in merito all'approvazione del rendiconto della gestione, composto dal conto del bilancio, dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dalla relazione illustrativa del rendiconto redatta alla Giunta, contenente l'elenco dei residui attivi e passivi a fine esercizio. Il documento accompagnato dalla relazione del revisore dei conti, che saluto il dottor Miotello che è qui presente, che certifica il nostro bilancio consuntivo attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per la sua approvazione. Il rendiconto rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e di controllo previsto dal legislatore nell'ordinamento contabile, che è partito con il DUP che abbiamo approvato nel luglio dello scorso anno e poi è stato aggiornato quando è stato approvato il bilancio di previsione e continuato con il piano esecutivo di gestione approvato dalla Giunta, dove sono stati assegnati gli indirizzi operativi al dirigente e ai responsabili del servizio. Le elezioni, il 2018 è stato caratterizzato anche dal rinnovo con le elezioni amministrative di questo Consiglio Comunale, che ha costituito in minima parte un elemento di discontinuità, dato che gli indirizzi del DUP sono stati poi confermati e non sono stati modificati. Entrando nel dettaglio economico, il risultato finanziario complessivo dell'ente è positivo e ha prodotto un avanzo di amministrazione al 31 dicembre di 2.679.000 euro. Questo avanzo è il risultato della combinazione di diversi fattori, ossia il fondo cassa risultante al 31/12, a cui vanno aggiunti
i residui attivi, cioè le somme rimaste da riscuotere in conto competenze e in conto residui, e dal quale invece vanno detratti i residui passivi, cioè le somme rimaste da pagare sempre per competenza e in conto residui, ed infine va sottratto il fondo pluriennale vincolato per spese correnti e in conto capitale, che sono le spese impegnate nell'anno ma la cui competenza è rimandata all'esercizio successivo. Il risultato di amministrazione è così suddiviso: 1.609.000 euro quale parte accantonata, di cui il fondo crediti dubbia agibilità rappresenta la quota più consistente ed è pari a 1.462.000 euro, e tra gli altri fondi spesi e rischi futuri troviamo la somma di 94.000 euro quale fondo rischi per contratti derivati in essere. 348.000 sono quella parte vincolata per vincoli derivanti da trasferimenti e 139.000 euro è la parte di avanzo destinata agli investimenti, mentre la parte disponibile ammonta a 582.000 euro. Per quanto riguarda il fondo cassa, a fine anno pari a 1.616.000 euro, è il risultato dato dal fondo cassa al primo pari a 1.451.000 euro, maggiorato delle riscossioni per 10 milioni al netto dei pagamenti per altrettanti circa 10 milioni. La disponibilità di cassa ha consentito il pagamento dei fornitori in tempi molto rapidi, con un indice di tempestività che è stato migliorato rispetto all'anno precedente, che si attesta attorno ai 20 giorni. Se guardiamo i residui, avevamo all'inizio del 2018 residui attivi per 4.135.000 euro e ne abbiamo conservati 2.249.000 euro, con una percentuale di smaltimento del 46%. A fronte di tale crediti c'è l'elevato accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, che significa che i nostri crediti sono garantiti e l'eventuale mancata loro riscossione non costituirebbe un problema per il bilancio del Comune. Sicuramente sull'incasso dei residui attivi si può migliorare, come peraltro sottolineato anche nella relazione del revisore, e questo aspetto sarà il fattore di particolare attenzione nel corso di questo esercizio e dei prossimi. I residui passivi ammontavano inizialmente a 2.059.000 euro, di cui ne rimangono 415.000 euro, con una percentuale di smaltimento particolarmente significativa, attorno all'80%. Per quanto riguarda le entrate del nostro bilancio consuntivo, il totale ammonta a 10.515.000 euro, di cui 4.600.000 da entrate tributarie, 2.323.000 da trasferimenti correnti, 1.966.000 da entrate extratributarie e 448.000 da entrate in conto capitale e 100.000 euro per accensione di mutui. Le entrate correnti sono in aumento, in particolare le entrate tributarie risultano incrementate rispetto all'anno precedente di circa 90.000 euro. Questo incremento è dovuto a IMU da accertamenti per 52.000 euro, a Tari da accertamento per lo stesso importo, mentre risultano in diminuzione la TOSAP per 10.000 euro e la Tari ordinaria per 24.000 euro. Le entrate extratributarie registrano un aumento di circa 100.000 euro rispetto allo scorso anno, dovuto principalmente a 58.000 euro relativi al canone per la raccolta e depurazione delle acque, a diritti di segreteria per le concessioni urbanistiche e per il canone di concessioni delle reti di distribuzione del gas, compensati da una diminuzione dei rimborsi spese per liti e varie di circa 20.000 euro. Le entrate in conto capitale vedono un incremento dell'importo degli accertamenti per contributi per permesso a costruire di circa 80.000 euro rispetto all'anno precedente. Guardando ai numeri si può affermare con tranquillità che il nostro Comune ha una buona autonomia finanziaria del bilancio comunale di parte corrente, ottenendo a fine esercizio un risultato positivo che consolida un rapporto importante tra gli equilibri economico e quelli finanziari. Per quanto riguarda le spese, invece, la spesa di gestione finanziaria di competenza è pari a 7.554.000 euro, la spesa in conto capitale è pari a 1.077.000 euro e il rimborso prestiti per 421.000 euro. Passando alla spesa corrente, la spesa per il personale ammonta a 1.876.000 euro, che si conferma anche per il 2018 in diminuzione rispetto ad una spesa media 2011-2013 che era di 1.962.000 euro, nonostante siano comunque stati previsti ovviamente gli incrementi salariali previsti dal nuovo contratto, dal rinnovo del contratto del pubblico impiego. Tra i servizi che assorbono più risorse finanziarie correnti si segnala ovviamente l'assistenza sociale, i servizi alla persona, il servizio di smaltimento rifiuti, l'istruzione, la polizia locale, il trasporto scolastico e la rifezione scolastica.
L'amministrazione ha adottato anche nel 2018 misure al fine di assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio nella spesa corrente, con un'attività costante di analisi e monitoraggio delle spese di esercizio e con una costante verifica dei costi di gestione dei servizi rapportati alle prestazioni rese e alle tariffe applicate. La spesa corrente registra una diminuzione di circa 160.000 euro, dovuta ad alcune macro voci: una riduzione dell'indennità di carica del sindaco della giunta per 10.000 euro, spese per il patrocinio legale di 19.000 euro, manutenzione di immobili diversi da quelli scolastici per 13.800 euro, trasferimento della quota alle sanzioni del codice della strada per 30.000 euro, rette per minori in istituto per 74.000 euro. Per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica, il pareggio di bilancio è stato raggiunto agevolmente grazie alle nuove regole introdotte nel 2016, per effetto dei quali i comuni capaci di finanziare la propria spesa per investimenti non sono più bloccati nella realizzazione di nuove infrastrutture. Partendo proprio dai lavori pubblici, nel corso del 2018 sono stati realizzati o avviati lavori per oltre 1,5 milioni di euro, dai nuovi spogliatoi del campo di calcio del capoluogo, la riorganizzazione dell'area antistante, il completamento della casa del volontariato, la riasfaltatura di parte di via Sant'Antonio, le opere idrauliche realizzate in collaborazione con il consorzio di bonifica nell'area del Fosson, l'allargamento, la riasfaltatura e l'illuminazione di via Canaletta, e sono in corso, in fase di esecuzione, i lavori di parziale riasfaltatura di via Pascoli. L'asfaltatura e sistemazione del parcheggio del cimitero della Salute, di alcune e diverse altre vie, e con il tombamento anche di alcuni fossati. La realizzazione del parco inclusivo di via 25 aprile, i cui lavori sono previsti nel corso di questo mese, l'illuminazione di via Condulmer, Cristoforo Colombo e via Marco Polo ed altre vie. Un intervento poi già appaltato e affidato che riguarda la sistemazione della scuola primaria della salute di Livenza, i cui lavori verranno effettuati nel momento della sospensione adesso dell'attività scolastica, il parco inclusivo di via Matteotti, gli interventi previsti nell'ambito del Gira Livenza per altri 140.000 euro. E questo per quanto riguarda, dicevo, lavori realizzati e avviati nel corso del 2018. Per quanto riguarda i temi ambientali, faccio un po' il punto su alcune questioni, poi ovviamente siamo a disposizione. Per quanto riguarda i temi ambientali, saranno anche oggetto di successivi approfondimenti rispetto alla situazione e alle politiche messe in atto nei due successivi punti del Consiglio, quindi sarà anche l'occasione per approfondire. Nell'ambito delle attività culturali e ricreative, anche nel 2018 si è dato seguito con successo alla stagione teatrale, tutta una serie di eventi e attività, quasi 34 eventi realizzati nel corso dell'anno, di vario tipo, di vario tenore dal punto di vista culturale, che hanno poi visto diverse manifestazioni concentrate nella chiusura di quello che è stata la ricorrenza per il centenario della Grande Guerra. Per quanto riguarda, ci tenevo a cogliere l'occasione per fare il punto, quelli che sono i servizi rivolti alle persone, quindi tutto il tema dei servizi sociali. Per quanto riguarda interventi di sostegno al reddito, sono stati 45 i cittadini che a vario titolo, contributi, integrazioni a rete o in generale sostegno a situazioni economiche in difficoltà nel territorio, oltre 100 gli anziani che hanno usufruito di attività ricreative promosse direttamente dal Comune, e 87 quelle a cui sono state garantiti assistenza domiciliare, pasti a domicilio o trasporti sociali specifici. Per quanto riguarda i progetti di inserimento lavorativo, che hanno dato un ottimo successo in questi anni, si è arrivati a 11 soggetti avviati nel corso dello scorso anno. Oltre a questi numeri si aggiungono poi tutte le attività che riguardano il segretariato sociale, l'assistenza alle persone, anche a volte proprio per informazioni, per indirizzarle, per cogliere delle opportunità che le risorse pubbliche mettono a disposizione, e che hanno visto quasi 1000 appuntamenti fissati, e oltre 300 cittadini per i quali sono stati avviate le domande relative ai bonus gas, l'energia elettrica e i sostegni al nucleo familiare. Per quanto riguarda le attività di prevenzione e sensibilizzazioni, sono state diverse quelle che si sono incentrate sia per quanto riguarda gli stili di vita che le informazioni ai genitori per quanto riguarda la genitorialità
e attività di educazione civica stradale in primis, nelle scuole, quindi anche grazie alla collaborazione positiva che c'è con l'Istituto Comprensivo, si sono attivati una serie di sportelli, si è sostenuta una serie di sportelli, come dicevo, alla genitorialità, al tema dei rischi delle nuove tecnologie, e sono stati garantiti i vari trasporti e sostegni alle varie manifestazioni che hanno promosso, oltre a una serie di interventi di manutenzione e adeguamento nei vari pressi. Ecco, tengo a far presente, insomma, che per quanto riguarda le attività sportive sono state quasi 8.000 ore le ore di utilizzo degli spazi in gestione diretta dal comune, quindi le palestre, il palazzetto, alle quali poi si aggiungono le tante diverse attività che le associazioni e i gruppi privatamente svolgono in spazi, come dicevo, privati. Ecco, è importante, e quindi anche da questo punto di vista poi ringraziare, credo, a nome, insomma, di tutto il Consiglio, la collaborazione che c'è con le tante associazioni, perché poi molti di questi servizi riescono ad essere efficaci e puntuali grazie a una collaborazione positiva. Ecco, un lavoro poi di formazione e prevenzione è stato attivato e portato avanti con la nostra protezione civile, non solo per le attività e le esercitazioni che svolgono come mandamento e autonomamente, e che, insomma, a giorni vedrà la definitiva immatricolazione del mezzo che è stato acquistato a fine dello scorso anno, con la quale assieme ad ASLO si sta definendo un progetto importante per la tutela del territorio e il monitoraggio relativamente al tema dell'abbandono dei rifiuti e della segnalazione delle aree di maggior disagio. Ecco, diverse, come dicevo, sono state le cose che non sono citate in questa relazione, ma ho cercato un po' di fare una carrellata sulle questioni più significative. Prima di chiudere, ovviamente, il mio ringraziamento al dottor Miotello per il lavoro, insomma, e alla dottoressa Pasquon per il contributo che hanno dato per la redazione di questo documento. Lascio la parola a chi la chiede. Capogruppo Canali. Grazie, buonasera a tutti. Mentre lei svolgeva la relazione, ecco qua, forse ci siamo. Mentre lei leggeva la sua relazione, io riflettevo su come i numeri in matematica siano un elemento fisso, in politica invece abbiano due sfaccettature. E faccio un esempio ai residui attivi, cioè ai crediti che ha il comune, laddove lei, ad esempio, ma ci entrerò poi un po' più nel dettaglio, faceva presente che c'è un buon andamento nella riscossione, quando io invece credo che il buon andamento nella riscossione non ci sia, e quindi ecco la dualità della lettura dei numeri, no? Qualcuno lo vede un numero positivo, qualcun altro lo vede, mentre in matematica 2 e 2 ci si schiola. Beh, forse questo è bello, è anche di marca e quindi forse funziona. Allora, venendo un po' al conto di bilancio, cioè, intanto interessante è una lettura del numero di variazioni di bilancio che questa amministrazione ha apportato nel corso dell'anno, che sono ben 21. Il revisore dei conti ha fatto uno bel schemino, quindi a noi è sempre interessante, perché, ma non perché siamo minoranze, quindi, come posso dire, ci aggrappiamo a queste cose, ma io ricordo un sindaco che precedeva lei di qualche consigliatura, che diceva che oltre le 2 o 3 variazioni vuol dire che il bilancio non è ben calibrato sugli obiettivi che si vogliono raggiungere. Qui di variazioni di bilancio ne sono state fatte ben 21, tra quelle in capo al Consiglio, che sono 5, di giunta con poteri del Consiglio 2, variazioni di giunta 10 e 4 da parte del responsabile del servizio finanziario. Quindi abbiamo, come posso dire, una programmazione, a nostro avviso, all'inizio dell'anno che è un po' così, come noi abbiamo sempre definita, quella dal libro dei sogni, e poi in corso d'opera si fanno le continue calibrazioni su quelle che poi possono essere gli obiettivi che si possono
raggiungere. C'era poi un passaggio che mi ha incuriosito, che è quello sul fondo di cassa, ma non perché non combacia tra il tesoriere e quello delle scritture contabili. Quello è un passaggio che qui viene giustificato, anche se saremo curiosi di sapere cosa si è pagato con l'F24, ma quello che c'è un passaggio dove il revisore dei conti dice: il responsabile finanziario provvederà al riallineamento del saldo di cassa all'1/1/2019. Siccome siamo in fine aprile, vorremmo sapere se, siccome c'è scritto provvederà, pensavamo avesse già provveduto, o qualcuno poi ci darà informazioni su questo, se è stato riallineato o meno. Sui termini di pagamento, lei sindaco ha detto che l'amministrazione è abbastanza veloce nel pagare le fatture che gli vengono proposte. Qui viene riportato un valore di 20,77 giorni, ma sempre nella relazione del revisore viene detto che l'ente ha allegato che c'è un debito commerciale scaduto di 14.000 euro e c'è questa tabella dei rendiconti di pagamento sui ritardi, però io non sono riuscito sinceramente, ho guardato 2 volte tutto il malloppo di carte, io la tabella non sono riuscito a leggerla, a trovarla, e quindi non sono in grado di dire se, e vorremmo capire se tutte le fatture sono state pagate o se ce ne sono alcune che sono andate oltre la scadenza, e laddove siano andate oltre la scadenza vorremmo sapere se vengono riconosciuti gli interessi legali o meno, o se devono essere le ditte a richiederli. Sull'avanzo di bilancio è interessante sapere che su 2,6 milioni 1,4 milioni viene accantonato nel fondo crediti di dubbia esigibilità, e qui abbiamo una situazione a nostro avviso che è preoccupante, perché in buona sostanza noi per TIA abbiamo 1.070.000 euro di debiti di residui, quindi di soldi che avanziamo da cittadini e imprese da riscuotere, e sono circa una manovra economica di raccolta dei rifiuti, perché se non sbaglio si aggira attorno al 1,3 milioni, circa 1,3 milioni, 1,4 milioni. Quindi noi abbiamo 1 milione e abbiamo avuto negli ultimi anni una capacità di riscossione del 36%, circa 37%, 38% nel 2017, e quindi molto bassa da questo punto di vista. E c'è il rischio che quindi si debba dichiarare inesigibili queste somme per poi rimetterle nel piano finanziario, nel piano economico finanziario, e quindi farle pagare nuovamente ai cittadini che pagano. 1 milione di euro veramente sono tanti, così come anche per le sanzioni al codice della strada. Cioè, abbiamo 2016 una capacità di riscossione del 26% su quello che non è stato pagato, ovviamente, del 16% per il 2017 e del 9% per il 2018. Questi dopo 5 anni non sono più recuperabili, e quindi rimane veramente poco tempo per andare alla riscossione, almeno di quelli del 2015. No, il 2015 è stato fatto al 100%, il 2014 è praticamente in scadenza, è stato riscosso al 95%, quindi 2016 andiamo a 2021, siamo a fine 2019, insomma rimane 1 anno e mezzo grosso modo per arrivare al... Poi sarei curioso di conoscere la procedura, se arriviamo al fermo amministrativo, se arriviamo a questo momento in cui i debiti, sì, i crediti vengono in qualche modo, come posso dire, pignorati, è un brutto termine, attraverso il fermo amministrativo, perché sennò qui ci sono altri 700.000 euro
di residui che abbiamo conservato il 31/12/2018. E a questa somma poi vanno aggiunti gli altri 94.000 euro per il contratto swap, quindi i cittadini di San Stino su questo contratto, che a me è particolarmente caro, visto anche le vicissitudini che mi ci sono state dietro, quindi abbiamo avuto un mark to market di 94.000 euro, quindi questa operazione è costata alle tasche dei cittadini 94.000 euro, più altri 94.000 euro a garanzia di questo, debito. Quindi i cittadini di San Stino questa operazione la pagheranno 180.000 euro. E poi vedremo cosa ne salterà fuori, se si riuscirà a chiuderlo o meno. Quello che a me dispiace di questi crediti è se venissero attuate, riferisco a TIA, IMU, codice della strada, operazioni di cancellazione dei residui, perché e qui sarebbe interessante magari in una commissione che ci venissero illustrati dei numeri e anche, a parte i numeri, anche come posso dire, i risultati a cui si è addivenuti fino ad oggi, le procedure che vengono seguite, perché è facile dal punto di vista, come posso dire, contabile, arrivare a dire inesigibili, 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 e così cancello 10.000 euro qua, 15.000 euro di là, 20.000 euro di là, tanto poi per le immondizie li ricarico sul piano finanziario, per il codice della strada li dichiaro persi e, come posso dire, abbiamo svolto delle attività, abbiamo speso delle somme per andare a recupero di queste somme, ma soprattutto abbiamo messo sulla tariffa dei rifiuti, mettiamo le mani in tasca 2 volte ai cittadini per questioni che magari dipendono non, come posso dire, dai cittadini santinesi, perché loro le immondizie le pagano quasi tutti, ma perché, non so, magari c'è stata un'inerzia da parte dell'ente riscossore, c'è stata un'inerzia da parte dell'ente che deve recuperare i crediti. Questo magari sarebbe interessante capirlo in sede di una commissione apposita. Ci sono altre voci che sono interessanti. Fondo rischi spese legali. Al 31/12/2018 si riferisce a passività potenziali relative alla causa del Comune di San Stino contro Benvenu, Pietro e Augusta, per la quale il legale dell'ente evidenzia comunque buoni margini per un rigetto del ricorso e quindi esito positivo della causa per il Comune. La domanda è: quanto è il valore di questo fondo rischi, che non è riportato nella tabella, e sarebbe anche interessante sapere quanto è il valore della causa, per capire se c'è una copertura o meno, perché gli avvocati abbiamo vinto, qua hai perso. Funziona così, quindi loro ti danno sempre, come posso dire, una prospettiva di vincita e poi magari questa non si avvera. Scusi se mi giro un po' di pagine, qui le letture portano anche a questo. Ci sono dei residui attivi, c'è una tabella con residui attivi con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza. Allora, quelli della TIA ce li siamo già detti. Ci sono delle cose interessanti, ma non perché, come posso dire, per il loro valore o per cosa, ma leggere che c'è un credito di 124 euro del 2009 e c'è scritto riscossione rateale in corso. Allora, 124 euro in 10 anni sono 12,40 euro all'anno, 12,40 euro all'anno diviso 12 fanno 1 euro al mese. Allora, questo credito, come posso dire, c'ha una riscossione rateale in corso o è così? Cioè, voglio dire, non sono i 124 euro, o la persona sia in grado almeno di pagarli. A un certo punto, non so, diremo una striscia, se in 10 anni non è riuscito a pagare 124 euro, sono queste situazioni che si tirano dietro. Quindi scrivere riscossione rateale in corso ha senso? Non lo so, mi chiedo, questa persona li paga o non li paga? Se non li paga perché non è in grado di pagarli, 124 euro, amen, cioè voglio dire.
Adesso mi sposto in un'altra situazione. C'è il prospetto delle entrate che non trovo, dove sono riportati 376.356,70 euro da controllo e repressione degli illeciti. Vorremmo capire a che voce si riferisce, se sono sanzioni al codice della strada o a altre situazioni. E poi c'è una cosa che vorremmo ci fosse data illustrazione, perché ho insistito un po' sul fattore della riscossione dei crediti, perché c'è una nota della Corte dei Conti depositata in cancelleria, se non ricordo male, a novembre 2018, vediamo se ce l'ho qui, la quale anch'essa porta l'attenzione dell'amministrazione comunale su questa situazione, e non solo. La cosa che vorremmo capire, allora, questa è stata deliberata in Camera di Consiglio il 5 settembre 2018, depositata in segreteria il 27 novembre 2018, vengono espresse delle raccomandazioni, quindi viene raccomandata una maggiore efficienza nell'attività di recupero dell'evasione tributaria, cosa che noi abbiamo sempre in occasione dell'approvazione del rendiconto evidenziato. Ma soprattutto questa nota copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco e all'organo di revisione. Allora, mi pare che questa sia la seconda volta che la Corte dei Conti invii una nota al Presidente del Consiglio, e di questa nota i consiglieri comunali o almeno i capigruppo non ne vengono a conoscenza. Allora, se è una nota che ha un suo, come posso dire, indirizzo per un aggiustamento, diciamo così, dal punto di vista economico-finanziario, è giustamente indirizzata all'organo del revisore. Al sindaco credo che sia la massima autorità del comune, ma ci spiegate perché allora viene inviata anche al Presidente del Consiglio? Io credo che venga inviata al Presidente del Consiglio perché è l'autorità che rappresenta il Consiglio Comunale e come tale ha dei doveri anche nei confronti del Consiglio Comunale, e credo che uno dei suoi doveri sia anche quello di informare il Consiglio di queste cose. Quindi questa è la seconda volta che facciamo presente questo tipo di situazione in cui l'amministrazione riceve per l'appunto delle note da parte della Corte dei Conti indirizzate al Presidente del Consiglio che non vengono fornite ai consiglieri. Allora, se la vostra interpretazione è quella che, come posso dire, queste cose rimangono in casa, ne prendiamo atto. Tanto oggi non siamo nel 1950 che il sapere era di pochi, oggi il sapere facilmente per molti. Internet è uno strumento molto flessibile, consente di accedere a informazioni e quindi le cose prima o dopo le veniamo a scoprire anche noi. Se la vostra, come posso dire, indirizzo è questo, fatecelo sapere, altrimenti facciamo una nota alla Corte dei Conti e chiediamo qual è il loro parere, visto che vengono indirizzate al Presidente del Consiglio, a quale finalità le inviano per l'appunto al Presidente del Consiglio. Sì, non ci sono altri nel merito, se no, dopo, non so se la dottoressa Pascone rispetto ad alcune parti che sono di carattere proprio prettamente tecnico, se vuole accomodarsi per dare qualche riscontro al capogruppo come opportuno. Allora io vado un po' sulle questioni più amministrative e politiche, se vogliamo metterla così. Allora, per quanto riguarda la variazione di bilancio, io credo che il sindaco a cui faceva riferimento
se gli riferiamo quanto riportato, salta sulla sedia, nel senso che il suo ragionamento solitamente era sempre il contrario di questa cosa, nel senso che il fatto di fare diverse variazioni di bilancio significa mantenere sempre aderente e coerente rispetto a quelle che sono le variazioni, anche perché la maggior parte poi sono variazioni, alcune dei funzionari, alcuni di giunta, quindi nell'ambito delle attività previste dalla giunta, che quindi non vanno a toccare questioni, sono limitate quelle che sono state portate in consiglio o in ratifica da parte del consiglio, e quindi tendenzialmente sono legate all'accertamento, come insomma, alcune sono anche molto banali, e quindi presa d'atto di avvenuta comunicazione dei contributi e previsioni in entrata e in uscita di capitoli, e quindi sono questioni abbastanza. Però il fatto che si facciano delle variazioni di bilancio, se non sono per coprire tra virgolette debiti o situazioni improvvise date dalla mancata previsione rispetto a alcune situazioni, ovviamente hanno un senso anche politico, ma di fatto queste variazioni sono sempre state improntate con la necessità di dare continuità all'attività amministrativa, tarandola poi nelle singole situazioni. Quindi io da questo punto di vista insomma, credo che siano tutte variazioni legittime e opportune fatte da parte dell'amministrazione in anni, tra l'altro, dove insomma, questo è un problema, mi pare sia evidenziato a tutti i livelli, dove la programmazione da parte degli enti locali è sempre più difficile, proprio perché comunque nel sistema dell'ordinamento pubblico tutta una serie di stanziamenti, definizioni, comunicazioni e quant'altro non sempre rientrano nelle tempistiche previste, quindi si è costretti anche in parte a rincorrere. Io poi la dottoressa Pascon magari qualche riferimento rispetto ai singoli casi potrà farlo. Io so per certo che l'attività di riscossione che viene messa in campo parte in tutte le condizioni possibili, e questo Consiglio tra l'altro ha anche espresso e approvato una serie di modifiche proprio per andare incontro a chi non può pagare e metterlo nelle migliori condizioni di poter pagare, anche in alcuni casi allungando i tempi anche per la riscossione. Ma tutte le attività di riscossione, quindi dall'accertamento alla comunicazione al sollecito, insomma tutte le varie modalità e la stessa società di riscossione vengono portate a termine. Non più tardi di stamattina io mi sono incontrato con un cittadino, è venuto a chiedermi se in qualche maniera gli si poteva dare una mano, perché ha il sequestro amministrativo del mezzo, della propria auto, per mancato pagamento di tributi che erano relativi all'anno 2014, e quindi è stato avviato attorno ai 600-700 euro, mi ricordo questa questione, che sono arrivati gradualmente oggi ad avere il fermo amministrativo che diventerà effettivo fra qualche giorno, e quindi ecco, a testimonianza insomma, che le attività sono costanti, vengono messe in campo, e anche quando si va a stralcio sono sempre su situazioni residuali e marginali, dove di fatto, perché in alcuni casi va valutato anche la quantificazione del costo, se abbiamo residui di pagamento di 20, 30, 40 euro, dove le operazioni di recupero sono da tanti anni in arretrato, diventa poco probabile, sono già stati espletati tutti gli interventi, solo in quelle occasioni insomma, vengono fatte degli interventi da quel punto di vista, e quindi nella tutela stessa anche dell'operato degli stessi uffici c'è la massima attenzione di portare a termine tutte le attività, anche perché poi vanno motivate sul perché non siano state portate avanti o meno, nel caso che questo non avvenga con le tempistiche che servono. Per quanto riguarda invece la questione dello swap, come anticipavo in commissione, è uno dei temi insomma, che da diversi anni, insomma, al di là dei dibattiti più o meno dentro quest'aula o fuori, insomma, che però è sempre stato al centro insomma, dell'attenzione da parte dell'amministrazione, swap sul quale, come accennavo in commissione, potremmo arrivare anche al prossimo Consiglio. Insomma, adesso stiamo facendo le varie valutazioni tecniche insieme con il segretario, rispetto a una proposta che è arrivata dall'istituto che eroga lo swap, che quindi potrebbe metterci nelle condizioni di valutare la chiusura dello stesso senza che ci siano costi a carico dell'ente, ma quindi si stanno facendo tutte le verifiche del caso, perché ovviamente è opportuno e doveroso farle, e quindi questo è in una fase. Il fondo
crediti a garanzia dei 90.000 euro, ovviamente è subordinato al fatto che c'è questo tipo di eventualità e quindi c'è un fondo che si muove di conseguenza a garanzia di quella eventuale operazione di costo che in questo momento potrebbe gravare sull'amministrazione. Dopodiché, se molto volentieri, insomma, se in nella prossima commissione che verrà convocata dedichiamo un punto, magari coinvolgiamo anche l'ufficio tributi che si occupa direttamente di queste operazioni per fare il quadro su come vengono accertati, definite tutte le modalità rispetto alle riscossioni, questo insomma, mi pare opportuno e utile. Sulla questione legale, sì, c'è una causa che è dall'85, può essere, quindi io ho ancora iniziato ad andare all'asilo quando è iniziata quella causa con una proprietà relativa a delle aree che sono state espropriate del palazzetto, nella realizzazione del palazzetto dello sport. È un contenzioso che sta andando avanti da molto tempo e quelle cose che sono riportate sono perché ovviamente il legale ha fornito motivazioni tale per le quali quella situazione andrà a chiudersi tendenzialmente in maniera favorevole, non tanto solo sulle questioni diciamo formali rispetto ai passaggi che hanno visto l'esproprio, ma alla quantificazione dei costi che oggi dalla proprietà, insomma dalla controparte sono completamente fuori mercato, userei questo termine, e quindi io le cifre direi una bugia, magari vi facciamo avere una copia, insomma una piccola relazione, insomma che raccolga tutto quanto, per non dire numeri errati, ma le cifre sono 10 volte il valore di esproprio che ci sono in questi anni, ma che c'era allora, per le quali con gli stessi valori tra l'altro sono state espropriate altre aree che hanno chiuso senza alcun contenzioso. Qui sono delle richieste che sono molto più alte, come dicevo, e quindi c'è stata anche un'attività di tentativo di conciliazione, mi sfuggono i termini precisi, di rinuncia, ecco, alla questione, che però ovviamente vista la distanza delle parti non è conciliabile, per cui è una situazione dove di fatto, ecco, sulle procedure proprio le cose sono state chiarite e definite, rimane sto contenzioso rispetto ai valori delle aree che tendenzialmente, per quanto fosse i valori dell'Agenzia delle Entrate, i valori insomma le stime che sono state fatte, l'offerta che è stata fatta dal Comune a suo tempo, le attività di esproprio portate in termine allora e potrebbero essere portate a termine oggi, sono tutte legittime, sono state definite, e qui c'è una richiesta completamente diversa, poi anche un'altra serie di aspetti, per cui i legali non è che ci dicono avete ragione perché sono da parte. Buonasera, mi scuso per il ritardo, chiedo in merito alla questione, credo che così ci chiarisce immediatamente, c'era un discorso sulla procedura, se l'esproprio era considerato e quello è stato chiuso e definito. Oggi c'è da quantificare solo il danno? Perfetto. Oggi la discussione rispetto alla procedura è stata quindi siamo sicuri che qualsiasi richiesta verrà avanzata esclusivamente per quanto riguarda il valore. Dopo loro potranno avanzare richieste tra virgolette su tutto, no? Però oggi quella cosa è stata chiusa e sistemata. Noi quella parte. Sì, no, è per capire, perché c'è la possibilità che questi continuassero a portare la questione, perché ho sentito parlare del Consiglio di Stato dell'Europa, quindi voglio dire, è bene capire dove andiamo a parare, e quindi prima di cantare vittoria volevo capire se la questione sotto quel profilo là giuridico era chiusa e adesso rimane da quantificare. Ma dico, ecco, che era quella che ci preoccupava di più, ecco, grazie. Quindi no, non è proprio che ha dato ragione a loro. Allora, la procedura che è stata fatta in una fase, adesso perfetto, no? Perché aspettare la pronuncia del giudice, quindi è stata messa in atto una procedura canante. Sì, esattamente. Anticipato.
Adesso il tema è la quantificazione, quindi a posto la procedura di esproprio non c'è più l'oggetto della forma, diciamo tra virgolette così, adesso il tema è quella volta mi hanno espropriato a 20 euro al metro, io ne chiedo 500 euro al metro, no? Questo è, quindi sì, le questioni sì, l'ho detto anch'io, ecco, non so se la questione sia simile, ma ecco, qua c'era un vizio di procedura, diciamo, di una procedura che è cambiata nel corso dell'esproprio, no? E che quindi poi una sentenza ha detto tutte quelle casistiche che rientrano dentro là devono essere rimesse a posto, una sentenza, diciamo, uso questo termine nazionale, insomma, non specificava nel nostro caso, e quindi si è detto benissimo, allora, in autotutela, non parliamo prima del 2000, no? È stato fatto tutta una serie di passaggi che hanno sistemato ed evitato quel contenzioso. Il contenzioso oggi continua, l'oggetto del contendere, sul tema, sulla quantificazione, insomma, le distanze, diciamo, da questo punto di vista sono abissali, userei questo termine, no? E quindi insomma, l'ordine di idee che ho dato prima non era molto diverso da quello che è, e quindi allora sia gentile, ci fa pervenire per cortesia metri per eventuali richieste. No, ma c'è tutta una perché suo tempo, già mi sento sollevato, perché credo che se la situazione si fosse così come era all'inizio, prorogata qui, abbiamo altri 5 anni di attendere sentenze. Se la cosa è stata sotto questo profilo almeno chiusa, della forma, sì. Comunque c'è una nota del legale che non costa niente, far avere, insomma, inoltrarla ai consiglieri, che così hanno, sì, ecco, sull'iter, ecco, e si capisce dove c'è adesso il punto di divergenza. È stato fatto anche un tentativo di conciliazione chiesto dal giudice, di transizione, di accordo tra le parti, ma che ovviamente sono parti che banalizzo, che anche se noi fossimo il doppio, che non è il doppio, è il doppio di quello che noi paghiamo oggi, il doppio di quello che abbiamo pagato allora, ma che agli altri, tra virgolette, è congruo rispetto a, quindi nessuno comunque saremo anni luce. Voglio sapere, non è sarà una richiesta danni per molestie, per voglio dire mobbing, cioè, voglio dire, si ferma qua la situazione, questo voglio dire, non è che poi avremo richieste danni per abbiamo creato pressioni alla signora, oggi voi non avete queste. Grazie. 8-9 anni con una situazione con non neanche mai visti e sentiti, si parlano i legali, appunto. Ecco, per quanto riguarda invece la comunicazione, sistematicamente, insomma, arrivano a noi come ad altri enti, ad altre indicazioni rispetto alla pareri, sentenze, considerazioni, indicazioni rispetto alla Corte dei Conti, insomma, rispetto all'attività e rispetto per cui in quest'ultima, adesso non ricordo, insomma, quella nota ne arrivano, insomma, secondo me a me non cambia nulla farla avere ai consiglieri, se volete in automatico indirizzo agli uffici che li mandino sistematicamente, tanto poi sono pubblicate, quindi non è che uno lo fa. Siccome in alcuni casi sono questioni proprio di monitoraggio, attenzione, insomma, che poi spesso vengono ovviamente valutate e riprese, e ne ha informazione anche l'organo di revisore, per il quale, se valuta che c'è un elemento di problematica rispetto alla gestione delle questioni, ovviamente ribadisce, inserisce, insomma, nei termini, nei modi previsti dalla norma. Per quanto riguarda me, insomma, sì, in qualità di sindaco e come presidente, se volete, sì, d'ora in poi, insomma, diamo indicazioni in automatico, e quando arrivino vengano girate ai capigruppo, insomma, in modo tale che poi valutino di conseguenza, insomma, ecco. Però la nota per quanto riguarda gli uffici l'hanno inserita su amministrazione e trasparenze, dove c'è lo spazio, controlli e note relative alla Corte dei Conti, noi l'abbiamo inserito. Sì, sì. Stefania, una questione sulla questione dei pagamenti, sì. Buonasera.
Allora, per quanto riguarda il riallineamento del fondo di cassa, si tratta semplicemente di scrivere nella nostra contabilità il fondo di cassa, ogni anno va riscritto su un campo. Il fondo di cassa iniziale non sarà quello finale dell'anno precedente, ma sarà quello con i 900 euro in più del tesoriere. Per quanto riguarda il pagamento delle fatture, viene riportato a pagina 8, allora normalmente siamo a meno 20 giorni rispetto alla scadenza, mediamente. Sono state pagate fatture in ritardo per 400.000 euro su 10 milioni di spesa. I ritardi non c'è stata nessuna richiesta di interesse da parte dei fornitori, anche perché i ritardi possono essere anche nell'ordine di 3 giorni, 4 giorni, nel senso che basta che scatti il giorno in più e viene conteggiato come ritardo giustamente. Per quanto riguarda l'allegato, è allegato al bilancio l'ultima nota, è anche pubblicato sul sito, sempre sull'amministrazione trasparente, alla sezione pagamenti, dove c'è appunto indicato su pagamenti dell'amministrazione, c'è indicato appunto il tempo medio di pagamento, il credito pagato, cioè tutti i dati che sono riportati qua. Poi ci sono dei file PDF e sono questi allegati di cui si fa menzione, quindi sono allegati non sono allegati, diciamo, trasmessi ai consiglieri, ma sono allegati al rendiconto e comunque sono sempre pubblicati in amministrazione trasparente. Poi per quanto riguarda il credito di 124 euro, che dice sì che no, ma effettivamente allora questo è un credito di un prestito sociale che è stato riscosso rapialmente e fatalità, manca l'ultima rata. Allora si potrebbe dire 124 euro non sono nulla, però siccome ha un valore educativo, no? Si continua comunque periodicamente a contattare l'interessato, perché non è che si va là con la riscossione crediti, insomma, quindi è mantenuto residuo, perché comunque questo signore può restituire il prestito e quindi ha diciamo, sono il residuo. Sì, è l'ultima, era una rateizzazione, manca l'ultima rata. E siccome appunto questo non è che non può pagare l'ultima rata, e pian piano, cioè non è un tipo un notario o qualcosa che viene affidato, quindi ecco, manteniamo il residuo proprio per questo. Così è vero che è una cosa curiosa, però ci sono tante storie dietro i numeri, ci sono delle storie. Sì, non sono solo numeri. No, ma no. Grazie. Allora, noi non siamo per una riscossione forzata, nel senso che domani mattina tutti devono, perché capiamo benissimo le situazioni che ci sono nel territorio, le situazioni di difficoltà che hanno alcune famiglie, alcune imprese e quant'altro. Certe volte però arrivare a fare la cartella, a fare il sollecito della cartella, a paventare il fermo, fa sì che il cittadino, se prima era un po' inerte, venga negli uffici e dica ma mi sta arrivando sta cosa possiamo fare, e lì secondo noi si può trovare una soluzione di pagamento. Sono sicuro che è quello che viene fatto, però noi abbiamo 1,4 milioni, se non erro, di crediti. Sì. Non è che abbiamo i 200.000-300.000 euro, abbiamo 1,4 milioni, che sono il 10% del nostro bilancio, no? Se il bilancio è attorno ai 14 milioni, noi abbiamo il 10% di bilancio di crediti.
e quindi, come posso dire, a garanzia di scusate, abbiamo 1,4 milioni di fondo crediti di dubbia esigibilità, quindi abbiamo accantonato il 10% del nostro bilancio a garanzia di una certa somma di crediti che dobbiamo incassare e che non sapremo se verranno incassati. Inizia a essere una somma di un certo rilievo, questo volevamo evidenziare. Posso dare il mio modesto contributo in alcune questioni che sono state sollevate. Rispetto al delta di cassa che ho evidenziato in relazione, a onor del vero diciamo che ha contribuito fortemente il cambio di gestione di tesoreria, per cui ci sono stati dei disallineamenti nelle comunicazioni dei tesorieri delle due banche, e questi hanno purtroppo portato a questo errore che comunque appunto la dottoressa Pascon ha provveduto a correggere. Sul fondo contenziosi, ricordo l'anno scorso, il primo anno che sono arrivato qui, ho chiesto io che venisse integrato il fondo, infatti in relazione è anche riportato l'importo che ad oggi è di 50.000 euro, okay? Quindi per trasparenza questo. Sui tempi medi di pagamento, ma comunque in generale anche sui rilievi della Corte dei Conti, soprattutto anche sui rilievi della Corte dei Conti, vi ricordo che è a disposizione di consiglieri, ma di qualsiasi cittadino, nella sezione amministrazione trasparente c'è l'obbligo di pubblicazione, come ha precisato il segretario o la segretaria, quindi utilizzate quello strumento, perché se mancano, ecco, non possono mancare comunicazioni e indicazioni di questo tipo, ecco. Sì, se ci sono altre questioni, altrimenti grazie al revisore e alla dottoressa Pasquon. Se non ci sono altri interventi, porrei in votazione il primo punto all'ordine del giorno, quindi l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Okay. Pongo in votazione anche l'immediata eseguibilità del punto, quindi favorevoli? Contrari? Astenuti? Come prima, quindi 11 favorevoli, 4 contrari e nessun astenuto. Il secondo punto all'ordine del giorno è l'approvazione del regolamento per l'utilizzo di spazi, aree pubbliche per propaganda politico-elettorale per finalità di volontariato. Arrivederci, buonasera, grazie. Ecco, questo è un regolamento che era già stato discusso, insomma, approfondito nella fine della scorsa legislatura, e che è stato poi viene inserito in questo Consiglio per definire un po' le modalità e i termini per la richiesta di suolo pubblico per attività finalizzate alle propaganda politica elettorale, nonché per le finalità inerenti il volontariato senza fini di lucro. Si individuano in questo regolamento, che fa seguito un po' alle modalità che già in questi mesi la Polizia Locale sta utilizzando per la gestione delle varie richieste, di definire degli spazi, 11 postazioni nel mercato settimanale, dei quali 2 quelle di fronte alla fontana, insomma, dove sono i pennoni destinati esclusivamente alle associazioni del volontariato, e 9 posti distribuiti, come dalla piantina allegata, tra Piazza Goldoni, via Fratelli Martina, via De Gasperi e Piazza Aldo Moro, per le organizzazioni politiche, per i partiti e per quelle finalità che si diceva prima. Nel mercato invece di La Salute vengono individuate 3 postazioni, nelle quali viene data priorità, nel caso di richieste multiple, ovviamente prioritarie, alle associazioni di volontariato, alle onlus. Nelle giornate non interessate invece dai mercati settimanali vengono definite Piazza Aldo Moro, Piazza della Repubblica, Piazza Cavaliere di Vittorio Veneto come le 3 aree
un po' sull'esperienza di quelle che sono le richieste per l'organizzazione e la realizzazione di gazebi. Ovviamente altre aree potrebbero essere individuate, insomma, e valutate di volta in volta rispetto alla richiesta. Vengono previste, insomma, le stesse 3 piazze eventualmente per lo svolgimento di comizi elettorali, così, insomma, questo è un po' una reminiscenza, non c'è più sta usanza, ma anni fa, insomma, c'era l'usanza della chiusura delle campagne elettorali con i comizi in piazza, e quindi abbiamo detto, vabbè, queste sono le tre aree. Potranno comunque eventualmente, su richiesta, esserne autorizzate altre, verificando, insomma, che non vi siano motivi di ordine pubblico o di sicurezza stradale che vadano a pregiudicarne la realizzazione. Si semplifica, insomma, si organizza un po' meglio la presentazione delle domande, quindi da 20 giorni prima dell'inizio della prima giornata di occupazione richiesta fino a 4 giorni prima della prima data si potrà richiedere l'utilizzo degli spazi, per un massimo di fino a date nei due mesi successivi. Ovviamente, ecco, fino ad oggi, insomma, non ci sono mai stati problemi particolari, insomma, e crediamo che così rimanga. È anche prevista che nell'eventualità, insomma, che ci sia un utilizzo improprio, tra virgolette, di queste possibilità, e quindi che magari ci siano dei meccanismi per l'accaparramento dei posti e magari limitare l'attività degli altri. Ovviamente è previsto, insomma, che se uno chiede uno spazio e non lo occupa, se questo spazio va a precludere, diciamo, l'attività che vorrebbe mettere in campo qualcun altro che magari è arrivato dopo, ovviamente dovrà darne motivazione sul perché non ha provveduto, insomma, alla realizzazione dell'attività richiesta, e nel caso vi potrà essere anche la revoca delle autorizzazioni che gli sono state concesse, insomma, ma l'abbiamo previsto come ultima delle eventualità, insomma. Solitamente non ci sono mai stati problemi. Sono 8 articoli, insomma, un regolamento abbastanza semplice, insomma, che, come dicevo già da qualche mese, queste modalità sono in corso, insomma, attuate dalla polizia locale, anche se in assenza del regolamento, proprio per capire se il metodo funziona. Ci pare che non ci siano stati problemi particolari, e quindi così abbiamo deciso di portarlo in attenzione del Consiglio Comunale. C'è qualche intervento? Se non c'è nessuno, pongo in approvazione il regolamento per l'utilizzo di spazi, aree pubbliche per propaganda politico-elettorale e per le finalità di volontariato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Il terzo punto all'ordine del giorno è quello inerente al programma di sviluppo rurale del PSR Veneto, misura 19, sviluppo locale leader, l'approvazione dello schema di convenzione per la regolamentazione del rapporto tra i comuni e l'attuazione del progetto a regia Gira Livenza. Questo macroprogetto è già venuto in consiglio un altro paio di volte, almeno per questioni fisiche, per la parte fisica degli interventi. Oggi, nell'ambito di questo progetto, si definisce, visto che è stato approvato sia nell'ambito del PSL che poi successivamente, ovviamente, nei vari passaggi autorizzativi regionali, che individua nel nostro territorio, che ricade all'interno dell'itinerario Gira Livenza, la possibilità di essere finanziati per 128.000 euro, dei quali 105.000 euro completamente finanziati rimangono a carico dei comuni che suddividono tra loro, e quindi i comuni di Torremosto, Caorle, Ceggia, Sastino, Annone e Pramaggiore, la quota di IVA in parte uguali, quindi il nostro impegno per questo tipo di progetto è 3.850 euro, per mettere in campo, nell'ambito e secondo le modalità proprio definite nell'ambito del PSR di questa misura, una serie di attività che, come il progetto, mira a sviluppare specificazioni e strumenti informativi per promuovere la conoscenza dell'itinerario verso gli operatori e turistici, potenziali turisti, e per promuovere le eccellenze e le realtà del territorio. Le attività che poi verranno proposte, che si stanno definendo in questi giorni, insomma, adesso, una volta che avremo definito tutti questa delibera, è quella di realizzare una serie di seminari e incontri con gli operatori, legati poi a tutte le questioni tipiche del fiume Livenza, alle sue risorse enogastronomiche, alla valorizzazione ambientale, la promozione all'interno di fiere specialistiche ed eventi del pacchetto, diciamo, Gira Livenza, delle attività multimediali di promozioni del territorio, delle mappe relative agli itinerari,
quindi con la definizione, ne abbiamo insomma, un po' discusso anche in commissione, c'è questo dibattito sulla creazione di un'app Gira Livenza, insomma, quindi con questo dibattito tra chi prevederebbe l'istituzione di una nuova app e chi, come sottoscritto ma altre amministrazioni, sta segnalando l'opportunità magari di creare dei formati per cui possono essere inseriti all'interno di app già esistenti, in modo tale che siano cicloamatori, siano camminatori, hanno già le loro specifiche applicazioni, quindi può essere un valore aggiunto riuscire a inserirsi all'interno delle stesse, e quindi poi tutta l'attività di aggiornamento di questi portali. Quindi tutti i comuni che aderiscono al Gira Livenza, e in particolar modo in quest'ambito, saremo chiamati a sottoscrivere questa convenzione, e ovviamente serve l'approvazione e il mandato da parte dei consigli comunali, essendo una convenzione tra enti. Lo cerco di fare il più breve possibile, la parola a chi la chiede. Capogruppo Canali. Grazie. Il tema del Gira Livenza, ma più in generale il tema della valorizzazione del territorio, è un tema molto importante, perché sono ragionamenti che abbiamo già fatto anche in altri consigli comunali. Noi abbiamo una situazione litoranea che porta 10-12 milioni di presenze turistiche, le quali non riusciamo a farle venire all'interno del territorio se non in veramente minima percentuale, in relazione al fatto che alcune cantine o consorzi del territorio o quant'altro fanno delle iniziative. Anche a suo tempo l'amministrazione provinciale la fece, pagando dei pullman che da Caole, da Bibione, da Eraclea, da Jesolo raccoglievano i turisti e li portavano o in latteria a Sumaga o in qualche cantina per poter far conoscere loro il territorio. C'è un nuovo turismo che si sta affacciando, che è questo turismo slow, lento, verde, che e lo vediamo anche tutti noi, insomma, fra qualche settimana inizieranno ad arrivare i turisti, specialmente austriaci, tedeschi, quelli del nord Europa, con le biciclette dietro alle vetture, e sono persone che hanno il piacere e amano di scoprire il territorio facendo delle escursioni in bicicletta. E quindi il ragionamento dei percorsi ciclabili diventa importante, perché è un veicolo con il quale far conoscere il territorio alle persone che sono qui in vacanza e che prediligono conoscerlo attraverso questo sistema. Io prima a casa ho fatto una semplice operazione e ho scritto su Google piste ciclabili Veneto orientale. Allora, il sito web plurilingue AIV non pervenuto, se non penso alla 14esima, ma non sono neanche andato oltre, perché la gente usualmente le prime 3-4 posizioni poi non va oltre, perché quelle là sono le più complete, sono quelle che hanno una maggior capacità di dare informazioni, e quindi uno si limita ad andare a navigare nelle prime 3-4 posizioni. Lo stesso dicasi per il Gira Livenza, anche questo come nome non perviene, se non a un certo punto, credo in nona, 10ª posizione all'interno del Vegal, del sito del Vegal, e quindi non ha una sua visibilità a sé stante. No, bisogna andare all'interno del Vegal, poi cercare il quadratino apposito per riuscire ad arrivare a questa posizione sulle piste ciclabili. E questo mi fa fare dei ragionamenti, no? Un po' li abbiamo fatti in commissione, un po' me li sono fatti anche questo pomeriggio, sul fatto se è la somma che andiamo a votare questa sera ha, come posso dire, una capacità di rendere più visibile questo sistema di piste ciclabili o meno, perché laddove vedo che una parte delle somme verranno investite per fare seminari, incontri con gli operatori, mi va benissimo, nel senso che portare gli operatori del territorio a conoscenza del fatto che ci sono delle opportunità di essere visibili, diciamo così, e conosciuti a un pubblico va benissimo. Ma questo poi serve per attivare dei tourist info point,
Allora la prima domanda che mi pongo è: dove vengono realizzati? Che personale ci va all'interno? Come lo paghiamo questo personale? E per quanto tempo siamo in grado di pagare questo personale? Perché poi gli infopoint sono belli, sono, come posso dire, delle iniziative che hanno un suo che, se però durano nel tempo, sono sempre aperti, sono ben visibili, altrimenti, come posso dire, rimangono degli esercizi per un'annualità e magari polemiche dei giorni scorsi, Pasqua e Pasquetta sono chiusi quando tu hai la massima affluenza di persone in una posizione o quant'altro, perché allora se questo infopoint, come posso dire, deve servire al comune di Caorle, come posso dire, faccio un certo tipo di ragionamento. Se sono degli infopoint che sono distribuiti in giro per il territorio, ne faccio un altro, però devo anche tener conto della spesa, del costo e dei benefici che poi mi daranno sul territorio. C'era un altro punto, no? Provvedere alla realizzazione degli interventi nel proprio territorio per il territorio di competenza degli enti interessati qualora fosse confermato il finanziamento. Cioè, quindi stasera ci viene chiesto, votando questa delibera, quindi di dare attuazione anche alla realizzazione degli interventi. Ma noi non siamo a conoscenza di quali sono gli interventi previsti assieme a questa delibera. Quindi, come posso dire, da un lato siamo favorevoli a che il territorio venga valorizzato, venga conosciuto. Pensiamo solo che se riuscissimo a portare all'interno del nostro territorio il 5%, il 3% di 12 milioni di presenze turistiche, avremmo fatto numeri importanti e faremo conoscere loro le bellezze del territorio, la nostra cultura enogastronomica, la storia, perché Concordia e altri siti di interesse storico e culturale. E quindi, come posso dire, il progetto è bello, è ammirevole, da questo punto di vista è sostenibile, però io penso che con questi 128.000 euro, con questi obiettivi, non diamo, come posso dire, una grande visibilità a tutto il meccanismo. Capisco anche che Jesolo, che doveva far capofila, si è ritirato, adesso siamo, come posso dire, tirati col fiato per poterlo portare a casa, e piuttosto di perdere 128.000 euro meglio mettere in piedi qualcosa. Però sa, con queste politiche del mettere in piedi qualcosa che poi muoiono, non diamo un gran servizio. Preferirei spendere 128.000 euro in una app dove ci sono dentro tutte le mappe dei percorsi, tutti i locali, tutte le cantine, tutti i punti storici con le loro spiegazioni, i punti che riparano anche una bicicletta, perché noi abbiamo persone che partono da Caorle, che partono da Bibbione, che partono da Jesolo, che potrebbero avere anche un problema di foratura, e noi il sabato, la domenica soprattutto, dovremmo anche essere in grado di dare un servizio, non dico un servizio scopa col furgone che prende e raccoglie, ma almeno sapere se a Torre, se a San Stino, se a La Salute, se a Caorle, a Concordia c'è uno che quel giorno è disponibile a sistemare una ruota bucata, un raggio rotto, non lo so, insomma, questo tipo di attività che mi pare che in Alto Adige siano nella norma. Quindi basta un po', come posso dire, copiare da quelli un po' più bravi o che sono un po' più avanti in questo settore. Quindi ecco, piuttosto di fare infopoint o cose così, non so, sarebbe meglio destinare e spendere questi soldi su cose che uno vede subito in internet, scarica, mette su nel telefonino, nel navigatore, perché ci sono anche i navigatori per biciclette, e ha tutte le informazioni possibili. Grazie. Grazie. Allora, per implementare quello che ha detto il mio capogruppo, porto un esempio. In questi giorni ho assistito a una cosa particolare. Mi sono recato a trovare un amico che ha un negozio a Bibbione e vende olio e vino, è una mescita, e praticamente era il giorno del rientro e io ho visto una autentica ressa da parte di austriaci, tedeschi, olandesi,
comunque turisti, perché naturalmente l'olio d'oliva comprato in Italia costa un terzo in Germania, quindi c'era la corsa all'approvvigionamento alle scorte. Questo mi ha fatto pensare che probabilmente se si creano le occasioni probabilmente si può. Allora mi è venuto in mente uno dei viaggi che ho fatto in alcune regioni italiane e ho visto che a un certo punto ci sono delle situazioni laddove magari i meccanismi non funzionano, di fare questi consorzi, queste capacità di fare squadra, di essere in grado di capire le opportunità, come ha detto il mio capogruppo, di autentiche frotte di persone che si accavallano sui nostri mari. Non dimentichiamo che poi noi abbiamo una città come Venezia che continua ogni anno a portare enormi quantità di turisti, soprattutto comincia a essere anche turisti con soldi, da quello che sembra, non solo turismo povero. Però al di là di questo voglio dire, mi è venuto in mente che ci sono delle situazioni in alcune regioni, ed è una cosa che si potrebbe mettere anche in discussione, cominciare a pensare, di posti dove vengono gestite dalle Proloco locali e dove le aziende portano i loro prodotti, quindi sono svincolate dal fatto di dover essere in cantina la domenica, eccetera, eccetera, con dei personaggi che sono pagati probabilmente anche da queste aziende e offrono un presidio ogni giorno e danno notizie utili sul territorio. Io nelle Marche l'ho trovato praticamente, in Umbria l'ho trovato praticamente in quasi tutte le città piccole, soprattutto quelle piccole, quelle fuori dal circuito turistico. E quindi voglio dire, credo che andiamo a votare questa delibera che ha uno spirito buono, però credo che bisogna cominciare a pensare che i soldi non sono infiniti e quindi dovremmo cominciare a progettare, se abbiamo il conforto da parte di tutti gli attori di questa filiera, perché è chiaro che se gli albergatori di Caules li vogliono tenere tutti là, noi dovremmo mettere la tassa sullo smog che ogni anno ci dobbiamo subire dall'uscita del casello, se ne va in Austria e si porta cioè bisogna a un certo punto saltare, perché non è che gli altri si possono portare a casa passaggio e noi metteremo quello del passaggio, perché è anche vero che non si possono fare barriere, nel senso che io capisco che è lì in albergo semplice, si va a spendere al bazar, però è anche vero che per arrivare al litorale bisogna passare per l'entroterra e l'entroterra paga dazi, perché la manutenzione delle strade, gli incidenti, tutto quello che va a dire. Però voglio dire, se gli attori, i protagonisti di questo meccanismo cominciano a capire che bisogna fornire un servizio di un certo tipo, bene, se no secondo me è bene cominciare a pensare a progetti alternativi di questo tipo, dove ognuno promuove il suo territorio, lo fa con le aziende del suo territorio, cerca di dare i servizi, come diceva Giuseppe prima, il mio capogruppo, di un certo tipo. Fare in modo che un turista che esce da il casello dell'autostrada, Sastino, non lo attraversi solo, ma possa trovare anche qualcos'altro. La metto là perché credo che lo spirito della delibera sia buono, l'indirizzo anche. Noi solleviamo dei forti dubbi sul fatto che questi progetti poi alla fine abbiano un ritorno tale da giustificare l'investimento che stiamo facendo. Sì, potrei... No, io volevo savoir. Volevamo capire se all'interno di questo progetto di enogastronomia, mi pare anche, no? Tutte le imprese sastinesi verranno non solo contattate per fare seminari e incontri, ma verranno in qualche modo coinvolte, conosciute, inserite nel giralivenza, ecco, perché a oggi non ci risulta che possa essere esattamente così. Sì, allora parto dall'inizio, nel senso che i ragionamenti, anche noi in maggioranza non abbiamo discusso, ovviamente poi la preoccupazione su questo tipo di progetti è sempre questa, no? Che diventa difficile poi dargli
al di là delle dichiarazioni di principio, degli obiettivi, delle finalità, che tutti siamo d'accordo, dopodiché come rendere tangibili e effettivi queste cose. Tant'è che, detto molto francamente, inizialmente quando si è iniziato a ragionare su questo tipo di serie, l'attività che si era previsto di mettere in campo era completamente diversa, nel senso che c'era più un ragionamento sul completamento della cartellonistica, sui passaggi, no? Ci sono dei percorsi che esistono, dei luoghi, dei siti di interesse, quindi si era detto fuori dalla chiesa di San Marco, la chiesa del capoluogo, lungo i percorsi, lungo le vie, no, tutto il territorio, c'è la parola delle barche alla salute, tutti i vari passaggi, aveva molto senso dire questo è il percorso, questa è la strada, qua c'è questo, questa è la storia, insomma, aveva molto più senso, forse era anche più tangibile rispetto a altri. Dopodiché invece nella definizione del programma di promozione di questo itinerario sono stati chiariti tutta una serie di riferimenti rispetto agli obiettivi che si pone questo tipo di progetto, che ha come indirizzo primario, lo leggo perché è l'obiettivo quali elementi, di individuare elementi di motivazione e attrazione turistica, favorendone la fruizione o creando un contesto positivo per la nascita e lo sviluppo di servizi ed imprese che generino nuove opportunità occupazionali, tant'è che quando questo poi va nei vari giri, nelle varie schede che a un certo punto vengono indicati anche quanti posti di lavoro in teoria questo è in grado di generare, che sì, potremmo discuterne mesi, nel senso che ovviamente no, la cosa è abbastanza, però questo è uno dei filoni e degli obiettivi finanziamenti, tant'è che lo dico così, se questo non fosse finanziato per la spesa al 100% io credo che avrei forti dubbi, insomma, come amministrazione fare un ragionamento serio, no? In tal senso, se dovessimo mettere 15-20 mila euro per arrivare a 120 tutti i comuni, io credo che probabilmente Sestino farebbe una valutazione, perché poi bisogna dare anche concretezza a queste cose, tant'è che ad esempio nel ragionamento che faceva giustamente il capogruppo Canali sulla questione degli infopoint, l'idea inserita all'interno di questo è quella di perché fare la formazione agli operatori, perché in ogni territorio deve essere individuati 2, 3, 4 insomma disponibilità di operatori che sono presenti lungo il circuito o a ridosso dei siti di interesse enogastronomico, artistico, insomma dipende da come vengono individuati, e formare gli operatori perché loro abbiano a disposizione sia delle piantine cartacee, no? dei documenti cartacei, sia ovviamente la formazione su come funzionerà l'app o i dispositivi a cui sono collegate le app dove si possono trovare le informazioni, perché questi siano in grado di dare, proprio perché c'è un problema che se apre un infopoint dopo deve garantirlo, no? Quindi dicono sì, ho l'imprenditore che ha una sua attività, che comunque è vicino al fiume, che fa già delle attività legate, non so, a Livenza, quant'altro, formo e gli do una formazione per la quale se gli arriva là il turista in bici è in grado di dirgli qua puoi mangiare, di là vai a aggiustare la bici, quando può essere un problema, tant'è che nell'esperienza precedente 2007-2013 uno dei problemi che c'è stato è che è stato fatto tutto, parliamo comunque di ormai una decina d'anni fa, ma tutto in cartaceo o DVD, CD e quant'altro. Banalizzo, dopo 6 mesi il giusta biciclette che c'era in quella piantina di Sestino non era più qua, perché è stato portato in un altro posto, e quindi chi ha in mano quella cartina ha un'indicazione che dopo arriverà qua e il ragazzo del negozio di abbigliamento gentilmente gli spiegherà dov'è, no? Ma ovviamente quindi il fatto di avere gli strumenti digitali è l'unica strada per riuscire a mantenersi aggiornati. Allora il tema è, secondo me, che più che fare una nuova app, e questo è quello che secondo me bisogna, che non sia una nuova app ma che ci sia gli strumenti perché sia all'interno delle app dei ciclisti, che arrivano in handbike, dei percorsi dei camminatori e quant'altro, e che poi tra l'altro parte di queste risorse siano usate invece per far sì che ci sia qualcuno che nei comuni non c'è, soprattutto in quelli più piccoli, ancora che già facciamo fatica a noi, figurarsi un comune come Torre, come Gruaro, come Pramaggiore o altri, di avere qualcuno che poi aggiorna queste informazioni, che implementa i contenuti, cioè se c'è una mostra in corsa in quel periodo ai mulini di Belfiore, bisogna che qualcuno glielo dica e che su sta app qua funzioni, no? Quindi credo che forse la parte di commissionamento alla società o a chi andrà a gestire questa cosa dovrebbe essere maggiormente rivolta a questo tipo di attività, anche se, come dicevo prima, poi questo collide un po' col fatto che dicono no, ma deve avere un incremento, deve essere diretta il collegamento tra l'intervento e la creazione di posti di lavoro, che ovviamente diventa un po' complicata da questo punto di vista, per cui come dicevo il piano dell'attività ovviamente è in fase di definizione e, come dicevo, di fatto ricalca quelle che sono le definizioni
date proprio dal PSL, quindi le attività che possono essere fatte sono, come dicevo, seminari, incontri con operatori finalizzati a quello che dicevo prima per l'attivazione di infopoint destinati a diffusione di informazioni e all'accoglienza turistica, incontri e seminari legati allo sviluppo turistico del tema dell'anguilla e alla pesca in balanza, per cui su questo tema ovviamente poi rientrano anche quelli che non sono magari fisicamente nel percorso del giralivenza, ma che hanno attività site o legate dal punto di vista tematico alle attività di giralivenza, perché ad esempio quel tema del BISAT, dell'anguilla, può essere secondo me un elemento forte e caratterizzante, perché tutti sanno dove è Alba perché è del tartufo, cioè non per tante altre questioni. Non voglio fare paragoni azzardati, però il ragionamento è questo: se noi vogliamo distinguerci sulle questioni locali nostre, Torre e San Stino in primis rispetto a altri, si possono caratterizzare per un prodotto esclusivo unico che c'è qua, che è quello dell'anguilla, mentre Pramaggiore, mentre Annone hanno anche molto più forte la presenza del vino, della caratterizzazione del vino, e Caorle quella del mare. Credo che per noi sia molto più importante questo tema, e siccome è anche un tema poi di tutela ambientale, per tutti i discorsi sulla qualità delle acque, tutte le opportunità che servono, è una questione che funziona, insomma, e su questo secondo me bisogna investire, perché il BISAT della Livenza è una cosa che caratterizza e che può essere molto apprezzata, oltre ad essere io un estimatore particolarmente attento del BISAT in tutte le varie versioni, anche a Franco, scusa Franco, ecco. E quindi ecco, poi ci sono tutta una serie di foto, immagini, tant'è che l'idea era quella proprio di creare materiale multimediale, quindi avere a disposizione un patrimonio di foto, di immagini, di video, proprio perché questi sono molto più veicolabili e gestibili rispetto a delle mappe cartacee e fisiche che poi possono essere limitate anche perché la partecipazione a fiere, eventi e quant'altro è sempre legata un po' a chi, lo si diceva in commissione, a chi vogliamo parlare, perché avere uno stand in fiera a Sastino e la fiera di Annone o il contrario dà un'informazione a chi, tra virgolette, quell'informazione la sa già. Essere presenti a Caorle in determinati contesti, avere, ad esempio, quando sono andato in Puglia, sono stato colpito da questa cosa, io ho prenotato su un albergo dove sono arrivato, c'era bottiglia di vino tipica salentina, avrà costato 1,50 € a bottiglia probabilmente, però c'era, qua a fianco le informazioni della cantina e modalità del consorzio dei vini del Salento per ordinare i vini e farli spedire a casa, perché sanno che molto spesso c'è il problema che ti arrivano in aereo. C'era la guida di tutto il territorio. Dico, questa cosa, ad esempio, già tra l'entroterra e Caorle è molto più difficile da mettere in piedi, però credo sia un valore aggiunto anche per loro, perché se a luglio e agosto sicuramente le persone si fa fatica a spostarle dalla spiaggia, perché pagano 1.500 € una settimana in appartamento, quindi tendenzialmente stanno in spiaggia 21 ore su 24, però c'è tutto il tema di aprile, maggio, giugno, questo periodo di inizio, settembre, ottobre, che sono periodi nei quali probabilmente il mare non è sempre così accessibile per temperature, per clima, ma probabilmente se uno fa un giro nei vigneti del territorio mangia il BISAT, probabilmente ha una questione un approccio anche molto più interessato rispetto che ai luoghi, magari anche più invitante per i cittadini. Quindi questo è un po' l'obiettivo. Sì, basta dire che Mac BISAT, prego. Mi permettevo, ascoltando i ragionamenti che mi hanno preceduto, mi permettevo di suggerire due cose, delle mappe scaricabili, perché che siano quindi aggiornate, che è possibile, ecco, e dei QR code, a mio avviso, nei punti di maggior valenza storica, ambientale, artistica, quello che è, perché uno arriva, si ferma con la bicicletta, fa la foto al QR code e gli viene fuori la storia di tutto il caseggiato, la chiesa o il sito, insomma, che ha di fronte a sé. Costano poco e durano sempre, insomma, una volta digitate le informazioni anche quelle rimangono per sempre.
Se non ci sono altri, pongo in votazione il terzo punto e quindi l'approvazione dello schema di convenzione per regolamentazione del rapporto tra i comuni nell'attuazione del progetto a regia Gira Livenza, progetto chiave itinerari. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità. C'è l'immediata esigibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Sì, Giannino ha già detto, sì, contento. Tanto le capofila senza anche il funzionario, quindi un po' contento. Punto numero 4, l'approvazione della relazione di attuazione del piano di azione per l'energia sostenibile, il PAES, terzo monitoraggio biennale. La parola al vice sindaco Perlizzo. Sì, buonasera. Allora, il Comune di San Stino ha aderito al patto dei sindaci con delibera numero 21 del 12 maggio 2012. Successivamente è stato approvato sempre da questo Consiglio con delibera 47 del 29 novembre 2012 il piano di azione per l'energia sostenibile, con l'obiettivo, nel caso specifico del Comune di San Stino, della riduzione del 21% delle emissioni di gas serra al 2020. Quindi un obiettivo leggermente superiore a quello che è il minimo previsto dal patto dei sindaci. Il PAES prevede poi ciclicamente dei report per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e correggere, modificare o integrare le azioni previste in itinere in modo da avvicinarsi al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Quindi questo è il terzo report, appunto, effettuato solo per la parte di verifica delle azioni, quindi senza il monitoraggio delle emissioni, e questo per alcuni motivi. In sostanza, uno, non era obbligatorio, nel senso che il patto dei sindaci prevede anche la modalità con cui vengono realizzati i report e quando deve essere fatto il monitoraggio delle emissioni. Secondo, dobbiamo fare l'inventario delle emissioni con il piano di azione per l'energia sostenibile e il clima, che peraltro è il punto successivo, e terzo, che è legato un po' al secondo aspetto, ha anche un costo maggiore, di conseguenza facendolo per il PAES, che non aveva, a nostro avviso, molto senso farlo per il PAES. Ora, nel piano sono previste 40 azioni. Di queste 47 si sono già concluse, 15 sono in corso di realizzazione, 13 sono state rinviate e 5 non sono partite. Immagino che diciamo così, siano più interessanti capire i motivi dei rinvii, e quindi io partirei da qui. Per cui 12 su 13 delle azioni che sono state rinviate afferiscono ad Amica E, che è il progetto della città metropolitana di Venezia, che riguarda l'efficientamento energetico di 12 edifici comunali. Attualmente l'amministrazione metropolitana è in fase di gara e avanzata, anche direi, e dentro un paio di mesi ci sarà l'affidamento alla ditta vincitrice, quindi siamo finalmente, anche perché il progetto devo dire che è stato abbastanza lungo, siamo finalmente alla fase conclusiva, e di conseguenza gli interventi su questi edifici sono previsti tra la fine del 2019 e il 2020. Una delle 13 azioni invece che è stata rinviata riguarda i regolatori di flusso per l'illuminazione, e qui diciamo che anche questa è legata ad un altro aspetto, che è l'efficientamento complessivo dell'illuminazione pubblica. Infatti è stato approvato, se ricorderete, il PICIL, quindi il piano comunale di illuminazione pubblica. Da poco è stato approvato anche il progetto definitivo riguardante l'intera illuminazione, come dicevo, e qui la gara è, qui stiamo parlando di attività in capo al Comune, la gara è prevista per il secondo semestre di quest'anno, anche per cercare di intercettare un bando POR-FESR della Regione Veneto previsto per lo stesso periodo, per cui stiamo un po' cercando di capire anche insieme alla Regione quando uscirà questo bando, per cercare di ovviamente
riuscire a portare a casa anche qualche contributo che non farebbe male. È chiaro che poi di per sé la sola partecipazione non significa il raggiungimento dell'obiettivo, ma sarebbe antipatico precludersi questa possibilità per diciamo, magari anticipare di un mese la gara. Per quanto riguarda le azioni non partite, una diciamo che si trova tra le azioni non partite, ma per una questione meramente tecnica, in realtà è legata ai progetti che dicevo prima dell'efficientamento energetico degli edifici, ed è l'azione sull'illuminazione interna degli edifici, perché si trova sempre nel bando della MICAE, di conseguenza viaggia in simultanea con gli altri progetti, però siccome noi l'abbiamo inserita successivamente nel piano, nel PAES, tecnicamente hanno stabilito che deve essere considerata come un'azione non partita. Il gruppo di acquisto per le pompe di calore invece abbiamo visto che è un'azione difficilmente realizzabile e poco concretizzabile, così come un albero per la tua CO2 che prevederebbe diciamo, la donazione di un albero ai cittadini per delle azioni virtuose. Anche qui è sarebbe un po' complesso diciamo, il meccanismo. Dobbiamo dire che comunque sono stati piantati almeno 3.000 alberi l'anno scorso, con un intervento totalmente a carico di ditte private, quindi da questo punto di vista sicuramente non abbiamo sprecato, non ci siamo sprecati in quanto a numero di alberi piantati. Poi questo diciamo che si ricollega anche con l'interrogazione che seguirà. C'è un altro punto che anche questo diciamo, riguarda attività sovracomunali, che è la metanizzazione, l'estensione della metanizzazione. Anche qui siamo in attesa della gara della stazione appaltante, che è la città metropolitana di Venezia, perché nell'ATEM, quindi nell'ambito territoriale di riferimento per le gare del metano, il nostro è l'ATEM 2 Venezia entroterra, e la stazione appaltante appunto è la città metropolitana. Anche qui stiamo parlando di una cosa che va avanti da diversi anni, c'è anche una certa complessità di mezzo che è dovuta a norme molto difficili, è un quadro che continua a mutare. La città metropolitana dice che vorrebbe arrivare a gara entro la fine dell'anno, speriamo che questo sia anche vero, anche perché ovviamente dalla realizzazione di questo bando dipendono diverse cose, tra cui l'estensione della linea, in particolare diciamo, nella frazione di Biverone e in qualche altra diciamo, località, ma anche insomma, la possibilità poi di alienazione e valorizzazione delle reti. Per quanto riguarda le azioni concluse o in essere, invece, vorrei citare alcune, tra cui l'intervento di risparmio energetico sulla scuola media Toniolo per un valore di 410.000 euro, finanziato da un altro bando POR-FESR di 328.000 euro, e di cui l'altra parte è stata recuperata invece tramite il conto energia termico, per cui è un'operazione che praticamente è stata quasi a costo zero. Poi un altro punto è stata la sostituzione e l'ammodernamento di più di 300 punti luce con sostituzione di nuovi fari a LED. Per quanto riguarda le colonnine per la ricarica di auto elettriche è stata approvata in giunta poco più di 20 giorni fa un accordo con Enel X, che è una società del gruppo Enel, che ha tra i compiti specifici quelli di interventi di risparmio energetico e di estensioni cioè realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche. È una convenzione che prevede la realizzazione di 5 colonnine da parte di Enel X in aree pubbliche, ma con totali costi sia di costruzione e di gestione da parte di Enel X. Quindi noi sostanzialmente mettiamo le aree, loro fanno la colonnina, se la mantengono, fa quel che ha da fare, e non ci sono costi a carico del comune.
ci sono stati poi tutta una serie di interventi sulle piste ciclabili. Un aspetto molto importante, tra l'altro anche un costo molto basso, è stato e continua ad essere l'acquisto del 100% dell'energia verde per l'energia che viene utilizzata dal Comune, e ultimo punto, ma non sicuramente tra i peggiori, anzi direi forse uno dei più qualificanti, sono i 14 impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici per un totale di 371 kW di picco realizzati, che anche qui non prevedono alcun costo a carico del Comune e anzi hanno un ricavo annuo di scambio sul posto all'incirca di 17.000 euro e altrettanti, se non di più, introiti derivanti dal mancato consumo di energia elettrica. Quindi con le azioni concluse o in attuazione si arriva al raggiungimento del 77,7% dell'obiettivo del 21% delle riduzioni di CO2 previsto per il 2020 dal piano. Considerando che la maggioranza delle azioni posticipate, cioè quelle che diciamo, elencavo prima, verranno messe in atto tra la fine del 2019 ed il 2020, gli obiettivi prefissati dovrebbero essere raggiunti. Grazie. La parola a chi la chiede. Se non c'è nessuno, pongo in votazione l'approvazione della relazione di attuazione del PAES, terzo monitoraggio biennale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Il quinto punto è l'adesione al patto dei sindaci per il clima e l'energia, e quindi la parola ancora all'assessore Pellizzò. Sì, grazie. I cambiamenti climatici sono ormai sotto gli occhi di tutti, insomma è sufficiente vedere il susseguirsi di periodi siccitosi e di alluvioni per comprendere come il tempo meteorologico sia variato rispetto alle medie storiche, insomma anche in questi ultimi 2 o 3 mesi ce ne siamo accorti anche qui, insomma, solo per citare gli ultimi mesi. Partendo da questo assunto, ma che non è solo un riscontro empirico, ma è basato sull'analisi di riscontri scientifici, l'Unione Europea ha deciso di andare oltre il proprio obiettivo di riduzione della CO2 del 20% entro il 2020, cioè quello che sostanzialmente poi abbiamo visto con la delibera precedente, ma ha deciso appunto di andare oltre e portare l'obiettivo di riduzione dei gas serra al 40% entro il 2030. Parallelamente a questo impegno l'Unione ha compreso l'importanza di prepararsi ai cambiamenti climatici in atto con delle strategie di adattamento al fine di mitigare gli effetti più negativi sulle popolazioni e sull'ambiente. Quindi diciamo, se da un lato ovviamente bisogna lottare per fare di tutto per ridurre le emissioni complessive, bisogna anche in maniera molto realistica cercare di adattarsi a quelle che comunque sono in atto. In conseguenza a ciò il patto dei sindaci, ovvero lo strumento volontario a disposizione delle amministrazioni comunali per far propri gli obiettivi di lotta al cambiamento climatico, è stato portato ad un nuovo step che impegna le città, attraverso la firma del nuovo appunto, patto dei sindaci per il clima e l'energia, a sostenere attivamente l'attuazione dell'obiettivo di riduzione del 40% delle emissioni di gas serra entro il 2030 e di adottare un approccio integrato per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico e per garantire l'accesso a energia sicura, sostenibile ed accessibile a tutti. Il Comune di San Stino ha già aderito nel 2011 al patto dei sindaci e come abbiamo visto nella precedente delibera, l'amministrazione è già impegnata con delle azioni concrete per raggiungere gli impegni del PAES. Pensiamo quindi che sia importante aderire anche al patto dei sindaci per il clima e l'energia per proseguire gli sforzi verso la decarbonizzazione della nostra città e per renderla pronta ai cambiamenti climatici in modo da mitigarne gli effetti. Vogliamo quindi con atti concreti fare la nostra parte per preservare il mondo da consegnare ai nostri figli. Ecco, diciamo così che vorremmo anche raccogliere idealmente insomma, il grido che
viene lanciato da Greta Thunberg e dagli altri giovani che in tutto il mondo manifestano per il clima, e quindi ovviamente proponiamo di aderire al PAESC. Aperto il dibattito, capogruppo Canale. Allora, la prossima volta bicchieri di vetro e non più di plastica e le treccine. Ma forse faccio una domanda che forse si allacciava un po' più al punto precedente. Noi, attuando tutte le azioni illustrate prima, dovremmo arrivare a ridurre del 77% l'obiettivo di riduzione del 20%. Domanda: ma il nostro bosco su tutto questo meccanismo avrà un'incidenza o meno sul calcolo della CO2? Io pensavo che già con quello eravamo coperti, vista l'estensione che ha rispetto all'obiettivo che ha questa amministrazione. Prego. Allora, sì, le azioni che sono in atto in questo momento, diciamo, portano al raggiungimento di quella quota dell'obiettivo finale. Ovviamente, come dicevo, se arriviamo alla fine dovremo raggiungerle tutte. Poi in realtà facendo l'inventario delle emissioni, probabilmente verificheremo, come è già successo per gli anni precedenti, che in realtà siamo già oltre quell'obiettivo, perché ci sono comunque tutta una serie di interventi che non sono previsti nelle azioni ma che sono messi in campo magari dai cittadini o purtroppo, diciamo in questo caso, da eventi esogeni come la crisi, che ha ridotto tutta una serie di consumi, che portano comunque ad arrivare oltre il 21% della riduzione, e questo è un aspetto. Per quanto riguarda il bosco invece, quello non viene conteggiato, perché è prassi, questo non solo per il PAES ma anche per gli obiettivi che sono, diciamo, dati direttamente agli stati, che i boschi realizzati prima di una certa data non vengono considerati nelle azioni o comunque negli sforzi per ridurre, mentre per esempio quelli che abbiamo piantato al bivio, quelli sì, quelli rientrano tra le azioni che possono essere calcolate e considerate, perché sono stati piantati successivamente a una certa data limite, adesso non ricordo qual è, ma sicuramente è successiva alla piantumazione del bosco invece Bandizziolo e Prassacon. Quindi quel bosco lì sarà un importante polmone per la nostra città, e complessivamente, quando sarà maturo, sarà in grado di azzerare praticamente, di assorbire tutte le emissioni dei cittadini di San Stino, ma formalmente non viene considerato per il raggiungimento di questi obiettivi. Bene, se ci sono altri pongo in... scusa, consigliere Riccardo. Il motocaro dell'azienda abbassa notevolmente l'altro Latte. Perché tra qualche anno l'imperatore li Devo fare come a Riace, ripristinare i muli per andare in giro per... Sì, noi poi avremo un'incidenza sulla riduzione di emissioni dall'anno prossimo, quando andrà in pensione Rato Panzarin, che con la Panda chiunque arriverà correrà 3 volte meno, e quindi già quello inciderà in maniera notevole. Bene, quindi pongo in votazione l'adesione al patto dei sindaci per il clima e l'energia. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. C'è anche in questo caso l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli, contrari, astenuti come prima. Il sesto punto è la classificazione e declassificazione di tratti della SP61 a seguito della riorganizzazione della viabilità provinciale in comune di San Stino di Livenza. La parola
ancora al vice sindaco Pellizzon. Sì, allora da oltre 10 anni il Comune di San Stino ha proposto alla città metropolitana di Venezia il trasferimento della competenza su alcune viabilità site nel centro abitato comunale. La proposta prevede il mantenimento della continuità della viabilità metropolitana fuori dal centro abitato di Corbolone, mentre la viabilità dentro il centro abitato, già comunque interdetta al transito di mezzi pesanti, verrebbe acquisita dal Comune, questo anche in ossequio a quelle che sono le disposizioni del codice della strada, che prevede appunto che le strade di transito, diciamo, tra comuni siano generalmente previste di competenza provinciale / metropolitana, mentre quelle urbane ovviamente a carico dei comuni. In particolare si prevede il trasferimento alla città metropolitana di via None Veneto tra gli incroci di Riviera Corbolone e via Pordenone, e di via Fosson tra il Ponte degli Archi e la rotonda autostradale. Di contro il Comune assumerebbe la competenza della Riviera Corbolone tra via Mazzini e via None Veneto, via Mazzini stessa e Riviera Silvio Trentin. La proposta avanzata quindi evidentemente prevede il trasferimento delle competenze della città metropolitana al Comune per oltre 2000 metri di strada metropolitana e invece dal Comune alla città metropolitana di circa 1000 metri di strada comunale. A fronte di tale scambio, che ovviamente ha un rapporto di un certo tipo, è stato chiesto alla città metropolitana, la quale si è formalmente impegnata in questo senso, di provvedere alla messa in sicurezza del tratto di via None Veneto tra via Pordenone e Riviera Corbolone, quindi quella che insomma, assumerebbe la città metropolitana, utilizzando le risorse di cui alla convenzione tra il Comune e la città metropolitana del 17 gennaio 2018, cioè stiamo parlando di utilizzare i fondi delle sanzioni levate su strade metropolitane dal Comune e da trasferire da parte di quest'ultimo all'ente proprietario della strada, quindi la città metropolitana, nella misura del 50%. Come sapete gli autovelox, per semplificare, che viene fatto sulle strade metropolitane, il 50% di queste sanzioni deve essere trasferito alla città metropolitana, cioè quindi questo perché è il proprietario di quella strada. Chiaramente se fossero su una strada di un altro soggetto sarebbe analogo il ragionamento. Quindi quelle risorse, diciamo, vengono trasferite o andranno trasferite alla città metropolitana. La convenzione che ho citato nella relazione è quella per la quale la città metropolitana si impegna a utilizzare una parte di questi proventi nelle strade metropolitane che attraversano il territorio del Comune di San Stino, e di conseguenza si è chiesto proprio per questo trasferimento, che chiaramente ha un valore più elevato, cioè meglio, il Comune si assume un'area, un metraggio più elevato di strada, dall'altro canto si chiede appunto alla città metropolitana di intervenire nel uno dei punti più critici, che è proprio via None Veneto, e la città metropolitana con la nota del dirigente si è impegnata a fare questo tipo di attività. La parola a chi la chiede. Capogruppo Canali. È una, come posso dire, certe volte io non essendo in amministrazione fatico a comprendere un po' il senso dell'operazione, e quindi mi chiedo, siccome la premessa è stata corretta, le strade all'interno del centro abitato sono di competenza comunale, le strade all'esterno del centro abitato sono sovracomunali, allora perché non ci teniamo anche via Fosson, che è all'interno del centro abitato, e perché non ci teniamo anche la via None Veneto, che è all'interno del centro abitato? Cioè, è quello che mi lascia un po' perplesso. Cioè, voi siete l'amministrazione, avete concordato con la città metropolitana una serie di cose, ma se il principio deve essere questo, allora il principio mi fa pensare
che anche via Fosson, ripeto, e anche via None Veneto siano in centro abitato e quindi se le dovrebbe gestire l'amministrazione comunale. Fermo restando che portare a casa la riviera, secondo me, ha poi dei costi di manutenzione, perché non mi sembra che sia nella sua massima forma. Ecco. Sì, per precisare, sì, allora, il ragionamento è proprio questo. Allora, noi abbiamo due strade che di fatto, diciamo, la parte più interna, quindi tutta quella che costeggia il Magher dalla riviera Silvio Trentin fino alla cascata di Corbolone, di fatto ricade, è considerata oggi, sono strade metropolitane, ma di fatto poi tutta la gestione è in capo al comune, la gestione tra virgolette ordinaria. E poi abbiamo sempre tutta una serie di problematiche e necessità per quanto riguarda poi tutti i lavori di manutenzione, autorizzazioni, gestione più complessiva e anche tutta una serie di scelte che possono essere fatte sulle stesse strade che oggi ci vedono vincolati tra virgolette alla città metropolitana, cosa che invece non ci sarebbe se queste strade, non ci sarà, se queste strade diventeranno comunali, seppur anche queste abbiano bisogno di una serie di interventi. E nell'ambito di questo accordo il ragionamento è stato quello che via None Veneto, che oggi di fatto, anche se all'interno del centro abitato per le limitazioni del traffico, fa di fatto da collegamento tra due strade metropolitane e quindi anche quel pezzo di strada oggi comunale è una strada metropolitana che ha bisogno di interventi, insomma c'è una quantificazione, uno studio di massima che parla di attorno insomma ai 300-350 mila euro di costo per una sistemazione che preveda la sistemazione complessiva del sottofondo, l'allargamento della strada, insomma l'allargamento del ponte col tombino, insomma con tutte le problematiche, in più anche la realizzazione di una rotatoria tra l'incrocio, sì, tra la riviera e via None Veneto. Dall'altro lato c'è l'altro pezzo di strada oggi comunale, che è l'unico pezzetto rimasto fuori, insomma, che interrompe questa strada, che è quello che riguarda l'inizio di via Fosson, che anche questo per destinazione con l'uscita dall'autostrada ha un peso di traffico che ha senso, che colleghi, quindi ci sarebbe dalla cascata praticamente fino al Ponte degli Archi, perché poi prosegue metropolitana già come è oggi, tutta una continuità di una strada metropolitana, e all'interno invece tutto di competenza del comune. Questo ovviamente proprio perché dal punto di vista dei metri lineari che vengono dati sono molti di più quelli che ci portiamo a casa rispetto a quelli che diamo. Ovviamente è stato chiesto, insomma, che venga inserito e sottoscritto in convenzione il fatto che venga immediatamente, insomma, realizzato, come dicevo in commissione. In questi giorni mi confermava Agrondi, la settimana scorsa dovrebbero essere giù a fare i rilievi tecnici della città metropolitana proprio per definire la proposta di progetto, in modo tale che ci sia un intervento immediato su un problema, insomma, che credo tutti sappiamo, insomma, che è credo oggi una delle 2 o 3 strade peggiori che ci sono nel comune, che è via None Veneto, per la condizione della strada e anche per i volumi di traffico che ha, ed essendo un intervento, insomma, significativo, ci è parso opportuno inserirlo all'interno di questa questione. Dall'altro lato, diciamo che rispetto anche ad alcuni punti dove spesso ci mettiamo a fare anche rilevazioni del traffico, della velocità e quant'altro, ogni volta che ci mettiamo al buso o in tutta la parte dove dobbiamo dare metà di quei fondi alla città metropolitana, sono vie, diciamo, all'interno del tessuto urbano, e quindi questo potrebbe anche permettere di destinare poi le successive risorse per la sistemazione di quelle strade, anche per dire, per tutti gli interventi in riviera, per realizzare dei dossi come si è pensato, no? Sappiamo che con tutte le limitazioni che ci dà la città metropolitana questo non è possibile. Se invece in una valutazione della riorganizzazione della riviera valutassimo anche questo, ed è competenza nostra, sappiamo che possiamo farlo. Se è una strada metropolitana succede come nel centro abitato di La Salute, che abbiamo chiesto alla città metropolitana, che in occasione di un paio di anni fa che hanno fatto dei lavori di asfaltatura, di creare dei dossi davanti alle scuole, e hanno dato parere negativo perché su quelle strade non è prevista la possibilità di, e quindi questa cosa, ecco, va anche in questo senso, insomma, è un ragionamento che parte da diversi anni fa, insomma, ci pare il caso, insomma, di portarlo a termine. Prego. Allora,
Allora, quindi capito che via Fosson serve per costituire un anello tutto provinciale e che, come posso dire, con l'operazione di via None Veneto l'amministrazione risparmia una somma, diciamo così, ce la diciamo, perché passando dalla città metropolitana, la città metropolitana come posso dire, la sistemerà per quello che deve essere fatto. Sì, gli diamo anche la quota a parte. Ecco, sarebbe interessante capire se è possibile fare un certo tipo di pressione sulla città metropolitana, perché tra la via Fosson e l'inizio della Riviera, quindi parliamo subito dopo il Ponte degli Archi, si faccia una rotondina, perché lì quando uno esce dall'autostrada viene puntualmente ceccato da quelli che arrivano dal Ponte degli Archi, che non si aspettano che lì ci sia un dare precedenza. Quindi non so di che avviso possa essere la città metropolitana in questo senso, però realizzare una rotonda come posso dire, metterebbe un po' lì sì in sicurezza quell'area lì. Sì, anche perché quando la segnaletica poi tende, sì, poi diventa un problema. Prego. Tra l'altro la rotonda lì era un po' un'idea, ancora che se ricordate Luigino aveva avanzato, per creare poi un sistema diverso per l'accesso, per andare a Cessalto, no? Quindi quella per cui vabbè, la riepilogo perché magari non tutti la sanno, l'idea era un po' quella, avendo creato la rotonda tra via Marconi e via Matteotti e poi una appunto là dal Ponte degli Archi, l'idea era quella fare in modo che si entrasse e si uscisse da via Ippolito Nievo, sostanzialmente, quindi dalla provinciale per Cessalto, solo, diciamo, senza incrociare, diciamo, senza impegnare l'incrocio, no? Quindi uno che arriva da San Stino dovrebbe andare a fare la rotonda e poi tornare sul ponte e girare a destra, quindi e viceversa. Già oggi è quello che dovrebbero in teoria fare quelli che arrivano a Cessalto, cosa che non sempre succede, l'abbiamo visto. Però diciamo che sicuramente in quell'occasione lì sarebbe più interessante. Mi pare che la città metropolitana non fosse proprio così convinta però cercheremo ovviamente di fare in modo che... Cosa? Sì, però c'è un elemento da mettere nella discussione, che fino ad ora lì non è successo moltissimo negli ultimi anni, però abbiamo un morto e uno che è andato a finire dentro nel Marghetto, quindi cominciano a essere situazioni che anche di pericolosità, e quindi credo che vada, al di là che poi la gente si vada a girare, vada trovato il sistema per rallentare il flusso del traffico che viene verso il centro, visto che ce ne sono uno, il ponte, che tra l'altro non è segnalato ma è leggermente più stretto delle normali, quindi due auto va segnalato con qualcosa di più attento, perché credo che chi non la conosce rischia magari di trovarsi incastrato all'interno del manufatto. Dico che però oggi abbiamo gli elementi per spingere su questa situazione, perché fino adesso incidenti gravissimi non c'erano stati. Negli ultimi 2 anni abbiamo visto un ciclista raccolto e poi è andato morto, purtroppo uno è andato a finire dentro, altre piccole situazioni ce le siamo cavate a buon mercato, quindi credo che vada messo sul piatto della discussione anche questo. Sì, siamo d'accordo, mi pare sì, un elemento da inserire nella discussione, insomma. Adesso credo dovranno andare oggi, ma poi c'era la concomitanza dell'approvazione, quindi credo che per metà maggio anche la città metropolitana andrà in consiglio per l'approvazione della stessa delibera, quindi poi nei giorni successivi, quando ci incontreremo, sarà sicuramente utile inserire nella discussione anche questa questione. Se non ci sono altri, pongo in votazione il 6° punto, quindi classificazione e declassificazione dei tratti della SP61 a seguito della riorganizzazione della viabilità provinciale in comune di San Stino di Livenza. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Ti fai fare tutti e ti? Noi abbiamo fatto 3 su 3 all'unanimità, quelli presentati da Peizon. Ti fai presentare tutti. Allora, il 7° punto è l'approvazione del regolamento in materia di giochi. Anche su questo tema, insomma, è una discussione iniziata
ormai 1 anno e mezzo fa, insomma un paio d'anni fa, anche in conseguenza di una serie di un'emergenza, di un problema che sta coinvolgendo tutto il territorio, di cui come sindaci, anche se lo premetto subito, credo che tutti siamo d'accordo in tal senso, sarebbe molto più utile una normativa nazionale che normi tutto l'accesso a questo tipo di giochi e alla diffusione che hanno avuto esponenziale negli ultimi anni, oltre a quella ancora più esponenziale che sta avvenendo negli ultimi anni relativa al gioco online. I sindaci hanno fatto un po' quadrato e assieme alla prefettura, agli altri enti istituzionali preposti, hanno definito prima un protocollo d'intesa che norma un po' tutte le attività da mettere in atto relativamente alla limitazione e alla riduzione per contrastare il gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela delle fasce deboli, quindi quelle più esposte a questo tipo di problema. Successivamente a questo è stato definito un regolamento quadro che poi ha visto una sua evoluzione in questi anni e oggi che sembrava alla fine del 2017, inizio 2018, che vi fosse la possibilità di una norma nazionale che entrava, che era già in discussione, insomma, che doveva approdare in Parlamento, ma che poi non ha mai visto luce per tanti motivi, tra i quali anche la scadenza, tra virgolette, politica del governo, quindi la tornata elettorale in arrivo, quindi è rimasta lì e quindi si è deciso, insomma, in queste settimane di avviare nuovamente una discussione e di arrivare questa sera a predisporre questa proposta di regolamento. Do qualche numero rispetto alla situazione nel nostro territorio. A San Stino, che ha una popolazione, insomma, poco meno di 13.000 abitanti, con un reddito pro capite pari a 18.000, vengono giocate, questi sono i dati dell'anno 2017 che sono reperibili nei siti del monopolio, 1.900 euro pro capite, calcolando che questo è suddiviso su tutti i residenti, quindi minori, anziani e tutte le fasce presenti. Sono stati giocati quasi oltre 24 milioni di euro nel 2017 e, seppur vero che ce ne sono altri 18 di vincite, ma i 24 milioni danno la dimensione di quanto ci sia nel gioco. Al di là delle lotterie istantanee e di alcuni giochi che sono presenti e che resistono, altri negli anni sono scomparsi, pensiamo un po' alle schedine che poi hanno lasciato tempo ad altre modalità di scommesse sportive. Diciamo che quello delle famose cosiddette macchinette, quindi le VLT e le AVP, sono due strumenti che si stanno diffondendo molto, e di questi milioni di euro, 24 milioni di euro che dicevo prima, quasi 18 sono giocati a questo tipo di dispositivi. Per distinguere, le AVP sono le famose macchinette che vediamo all'interno dei bar, dei tabacchini, dei vari esercizi commerciali, mentre le videolottery, le cosiddette VLT, sono strumenti che poi vengono autorizzati dalla questura con una strumentazione e con una norma ad hoc a riguardo. Sono degli strumenti da gioco che possono non solo avere vincite di un certo livello, ma prevedono anche la possibilità di utilizzare banconote, di essere collegati a altri strumenti o altri terminali di gioco, quali ad esempio il casino online o altre cose di questo tipo, e uno può giocare anche in maniera lontana dal casino, ma collegato come se fosse seduto allo stesso tavolo o all'interno dello stesso. In questo regolamento che abbiamo predisposto, ovviamente nell'articolo 2 sono definite le finalità e i principi generali, per cui l'obiettivo è quello di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza del coro urbano, ovviamente per tutta una serie di aspetti, ma soprattutto per limitarne l'offerta su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché ovviamente l'esposizione nei confronti dei minori e di chi ha difficoltà.
ovviamente tra gli obiettivi e le finalità ci sono tutta una serie di attività e di buone pratiche per la sensibilizzazione dei giocatori, c'è tutta la definizione del gioco. Ecco, entrando a cosa poi va a toccare principalmente il regolamento è la locazione e i requisiti, la localizzazione e i requisiti locali. Con questo regolamento si definisce che i locali che si salvaguarda l'esistente e per tutte le nuove autorizzazioni che potranno essere richieste rispetto all'entrata in vigore di questo regolamento dovranno distare almeno 500 metri in linea d'aria dai vari luoghi definiti sensibili, e quindi quali sono questi luoghi sensibili? Ovviamente le scuole, i luoghi di culto, gli impianti sportivi e i centri giovanili, gli istituti frequentati principalmente dai giovani, le strutture residenziali o semiresidenziali, giardini, parchi, spazi pubblici, siti museali, biblioteche o centri civici, caserme, aree di servizio, cliniche e luoghi di particolare valore civico. I locali e le aree destinate al gioco devono rimanere visibili all'area pubblica e su questo tipo di vetrate non possono essere installate pellicole o qualsiasi altro materiale che non consenta la piena visibilità dei locali interni. Questo come avrete avuto modo insomma, di vedere nella relazione, ma anche in diversi elementi che sono stati forniti, è una delle tecniche più diffuse sul gioco, perché fa perdere la cognizione del tempo che passa e dall'altro lato riserva un'area esclusiva per i giocatori, soprattutto se non vogliono farsi vedere che giocano. Insegna scritti, protezioni dai raggi solari posti sulle vetrate non possono precludere la visibilità dei locali interni. Presso le postazioni di giochi non possono essere utilizzati elementi di arredo che consentono di sedersi, quali sgabelli, sedie o panche. Le attività, ovviamente ce ne sono alcune già esistenti nel nostro territorio, avranno 90 giorni di tempo dall'entrata in vigore di questo, 90 giorni di tempo per adeguarsi a queste normative. Ecco, in alcuni casi, per quanto riguarda le prescrizioni su esercizio e i divieti, che nella gran parte insomma, ricalcano quello che oggi è già previsto dalla norma, c'è una specificità che noi abbiamo inteso in questo modo inserire nel regolamento, che prevede che nel caso ci siano concessioni per plateatici esterni rispetto alle attività, queste non possono essere utilizzate per l'installazione ovviamente di giochi, e che comunque quelle aree autorizzate, siccome il testo unico prevede che l'autorizzazione, il numero di macchinette che possono essere inserite in un locale è parametrato al numero di metri del locale, ovviamente il plateatico che viene concesso non andrà a essere computato alla fine della valutazione del numero dei giochi consentiti. Ecco, per quanto riguarda gli orari, così come si sono orientati insomma, indicativamente quasi tutti i comuni che hanno approvato nelle ultime settimane, negli ultimi mesi questo regolamento, si individua che questo tipo di apparecchiature possono essere accesi almeno per un massimo di 10 ore quotidiane, in fasce orarie che saranno distinte per tipologia di esercizio e tipologia di attività, per un massimo di 10 ore che verranno definite da un'ordinanza del sindaco. Al di fuori di tale fascia oraria dovranno essere spenti o disattivati. Conseguentemente a queste fasce che vengono individuate, poi i singoli titolari dovranno individuare e comunicare al comune quali sono, e comunicarlo e che sia evidente anche alla popolazione presso il proprio locale, gli orari che ha individuato per il funzionamento dei dispositivi. Ecco, abbiamo ritenuto utile, insomma, visto che sono diverse le esperienze positive da questo punto di vista, quindi i titolari che hanno attività economiche hanno già deciso autonomamente di o non installarle o di rinunciare all'installazione di apparecchi o di far togliere quelli che hanno, e altri lo faranno, insomma, perché hanno già edotto sul fatto che è la loro intenzione rimuoverli dai propri locali. Potranno essere concesse misure di fiscalità e quindi delle agevolazioni tariffarie che sicuramente non andranno a coprire ovviamente il mancato introito o il giro che possono avere economicamente, ma vuole essere un modo per valorizzare e premiare insomma una scelta che può essere coraggiosa e impegnativa soprattutto per chi va a rimuoverle. Queste un po' le premesse generali, insomma alcuni dei
dei temi inseriti all'interno di questo regolamento, che come dicevo è un regolamento che è frutto di un lavoro di diversi anni, fatto dalla prefettura assieme con le ASL e diverse categorie economiche, e quindi così, lo scorso velocemente, poi ovviamente nel corso del dibattito eventualmente siamo. La parola a chi capogruppo Canali. Grazie. Allora, io faccio una premessa che è, penso, importante per tutti i ragionamenti che si svilupperanno dopo. Allora, noi stiamo parlando di un gioco consentito dallo Stato. Non stiamo parlando di un gioco abusivo o di bische clandestine che abbiamo nel territorio. Quindi noi abbiamo delle persone che sono degli imprenditori, perché comunque sono degli imprenditori, alcuni dediti in via esclusiva a questo tipo di attività, altri che ce l'hanno come accessorie ad altre attività principali, che usufruiscono di una opportunità che lo Stato dà, perché sono giochi regolamentati e riconosciuti dallo Stato, e anzi sono collegate come posso dire, via terminale al Ministero delle Finanze, e che hanno deciso di in qualche modo incrementare, di offrire una opportunità di gioco che, vecchio come il mondo, i romani giocavano a dadi o altro, ha sempre un lato delle scommesse, dove c'è uno che gioca e vince e può perdere. E chiaramente assieme a questo tipo di attività poi ci sono dei risvolti negativi, che sono quello della ludopatia. Con questo regolamento però noi andiamo a intervenire su quella che è l'imprenditorialità delle persone, limitandone o comunque indirizzando la loro attività, perché noi andremo a dire che non dovranno togliere le vetrofanie, e quindi dovrà essere visibile l'interno del locale, gli diremo che i suoi clienti non potranno sedersi ma dovranno rimanere in piedi, quindi in qualche modo andiamo a interagire con quella che è la sua attività. La domanda che ci poniamo è: ma prima di adottare questo tipo di regolamento, che secondo me giustamente era rimasto in un cassetto in attesa di sviluppi da parte della Camera dei Deputati, del Parlamento, perché si parla di gioco nazionale, e quindi a nostro avviso deve essere lo Stato a regolamentare questo tipo di attività in modo che siano uguali in tutta Italia e non a macchia di leopardo a seconda delle sensibilità delle amministrazioni comunali. Quindi ci chiediamo, visto che adesso viene, come posso dire, rimesso in gioco questo regolamento, sono state sentite recentemente gli imprenditori che hanno questo tipo di attività per capire che cosa ne pensano di questo regolamento, o se hanno dei suggerimenti o delle osservazioni da porre? Perché non vorremmo che succedesse quello che poi è successo con l'affidamento a ASVO dei servizi cimiteriali, che ci eravamo fatti diligenti nel dirvi: guardate che sarebbe il caso di sentire prima le imprese di onoranze funebri. Questo è stato fatto successivamente all'adozione del regolamento, e poi sono emerse le criticità che dovevano emergere, perché è chiaro che se c'è un percorso fatto fino a ieri, nel momento in cui io vado a cambiare percorso ci possono essere delle difficoltà che sono superabili a fronte di un confronto con delle persone che, ripeto, sono degli imprenditori. Uno può dire sì, ma fanno gli imprenditori su soldi degli altri. Sì, possiamo essere d'accordo su questo, ma ripeto, fanno gli imprenditori su una cosa lecita, perché sono giochi riconosciuti e approvati dallo Stato. Consigliere Riccardo. Sì, io ho delle forti perplessità, perché tra l'altro il documento che ci avete inviato della Prefettura di Venezia è un'analisi molto accurata su 4 ALS o ILS che si dica. E per esempio lei parlava di difendere i soggetti più deboli,
qua sembra che sotto i 20 anni solo il 5% dei pazienti, quindi un numero sempre importante, perché chi è dipendente magari il resto è dipendente da altro che magari è anche peggio, alcol, droga, eccetera, eccetera. O comunque, e ci sono dei dati che dicono che almeno sotto questo profilo la fascia è protetta o abbastanza protetta, quindi i giovani sotto i 20 anni, su questa discussione manca anche una piccola postilla, nel senso che bisogna vedere anche, per giocare bisogna avere anche i soldi in tasca, magari sotto i 20 anni si hanno disponibilità minori. Poi quando si va a vedere gli altri dati ci si accorge che i soggetti sono accomunati da un basso grado di scolarità, quindi gente che ha raggiunto la terza media, alcuni addirittura ci sono punte abbastanza importanti, quindi anche questo è un indice. Poi ce n'è un indice che mi ha fatto talmente ridere, adesso farò ridere anche voi: lo stato civile, il dato distribuito abbastanza uniformemente, più di un terzo dei pazienti non è mai stato sposato e non sa che fortuna ha avuto. E poi ci sono altri che hanno 19% che hanno, esatto, e credono di, e quindi sono situazioni di disagio un po' particolari. Quindi io leggendo questi dati ce n'è uno importante, e che è questo, e che si riferisce anche a quello che ha detto il mio capogruppo, nel senso che questo è un processo lecito, quindi si può giocare. Mi viene da ridere quando vedo le sigarette, il fumo può uccidere. Nessuno mi ha mai fatto un calcolo di quanti soldi spendiamo per curare le persone che siamo sicuri sono malate attraverso il fumo e quanti soldi lo Stato incassa dalla vendita delle sigarette. L'effetto calmierante, tutte balle, è che in termini di denaro sono fiumi di denaro che lo Stato non vuole rinunciare, però poi si fa a carico delle spese dei danni che lui stesso crea. Mi dispiace per chi fuma, ma voglio dire, stavamo facendo questo ragionamento qua, che la situazione è questa, che quelli che arrivano, e ormai ci si accorge che la patologia è conclamata, per il 51% vengono da intervento di familiari o amici, dal 40% su iniziativa del paziente stesso, e quindi è un discreto, cioè uno arriva a dire 4 su 10 forse ha capito che sta facendo danni, il 6% dai servizi sociali. Cosa significa? Che o non ci si affida o non si riescono a controllare queste cose, cioè nel senso che a volte credo sia molto più semplice parlarne con un esterno che parlarne con i propri genitori, con la propria moglie. Cioè, è chiaro che, ripeto, ritornando al discorso di prima, quando tu hai disponibilità economica e non hai nessuno a cui rendere conto, è molto più facile che tu li spenda, perché se a fine della giornata la moglie ti chiede i 100 euro per fare la spesa e tu non glieli dai perché te li sei giocati alle macchinette, comincia a nascere una discussione. Ecco, quindi voglio dire, sì, è vero, io sull'effetto vergogna ho forti dubbi, perché ormai qua è un sentimento sconosciuto, cioè voglio dire, la gente mai fa quello che crede, cioè voglio dire, togliere le vetrofanie e mettere uno alla berlina non credo che cambi molto, perché soprattutto quando si è arrivato a uno stadio di un certo livello, credo che lo si vede nei drogati, negli alcolizzati, ormai non c'è nessuna remissione a farsi vedere in pubblico, cioè voglio dire, anche perché c'è un fenomeno, non so se voi avete notato, che è il fenomeno migratorio. Cioè, se voi parlate con i gestori dei bar che hanno le macchinette, ci sono delle persone che fanno la processione per non far capire quanto e come giocano, sono talmente furbi che ne giocano 100 euro da una parte, 20, itineranti, sono i giocatori itineranti, quindi questo non ferma. Ecco. Io credo che una regolamentazione in qualche modo vada fatta, ma non credo che questa
in base ai dati che abbiamo, sortisca effetti alcuni, andrà a caricare sicuramente di spese coloro che vorranno fare uso, perché anche in questi giorni un altro bar ha rinunciato alle slot, un altro bar, sì, finché dura, perché poi se non si paga l'affitto magari le macchinette un angolo ci stanno. Il concetto che voglio dire è che forse proprio perché fino a che i dati ci diranno queste cose e soprattutto i giovani non sono toccati in maniera forte da queste cose, o dal demone del gioco, che la storia lo dice, ci sono libri, una letteratura infinita di gente che ha mangiato 3 volte la stessa proprietà, l'ha venduta, l'ha comprata, l'ha rivenduta, e quindi storie di dannazione. Ripeto, non so se questo servirà, io credo che ci vorrà una seria politica profonda nelle scuole e spiegare a cosa si va incontro, ma non solo a questa dipendenza, a tutte le dipendenze. Significa che ci sono dei procedimenti di maturazione che non sono stati completati e quindi percorsi di vita che vanno sostenuti e che in momenti particolari della vita non è quello la soluzione dei tuoi problemi, perché si è visto, e questo è storicamente provato, laddove c'è la crisi, laddove c'è la miseria, le punte del gioco, quando uno pensa di non farcela da solo, le punte del gioco si impennano. Non a caso noi spesso e volentieri diciamo ma vincono sempre al meridione. C'è una ragione storica, al meridione si comprano i biglietti, probabilmente qua si comprano adesso i biglietti, cioè quando noi ci stupiamo dei gratta e vinci, quelle sono delle cose che in questo momento stanno facendo parte del nostro però voglio dire, qua forse qualcuno giocava le schedine, ora ci sono le scommesse che hanno sostituito le schedine, ma si possono puntare forse più soldi delle schedine di prima, perché una sola puntata e quindi si è aperto un altro fronte. Ecco, quindi io non lo so se questo tipo di iniziative togliere i sgabelli, credo che se uno voglia giocare, gioca anche appeso a un chiodo. Credo che bisogna fare un altro tipo di lavoro, diverso è colpire chi incentiva il gioco. Con questo sì, lo ritengo scorretto e ingannevole, cioè con le famose card, Fidelity, tutti questi 50 euro di accesso, ti do un gettone, cioè tutte quelle forme di portare la gente a giocare, un po' come e poi lasciarlo in balia dei suoi fastidi. Credo che ci siano persone senza scrupoli e da questi ci dobbiamo difendere in qualche modo, difendere i più deboli. Non so se questo strumento, io l'ho riletto, va in questo senso. Vogliamo metterla così, credo che una buona chiacchierata con chi lavora su queste cose, capire come fare insieme con loro e trovare i sistemi e anche capire chi è intenzionato a fare commercio onesto, nel senso di chi se ne frega di ciò di chi va dentro, che le butta dentro i soldi che si mangia, pensioni, perché non vorrei che svantaggiamo le nostre aziende e poi la corriera che parte e porta la gente a Nova Gorica o gratuita, perché esiste, fa un viaggio alla settimana, fa il giro e ci carica la gente e ce la riporta dopo 3 ore dopo aver portato i soldi in Slovenia. Quindi voglio dire, ci sono delle cose, Sindaco, che su questo regolamento hanno un senso, però non so se raggiungono l'obiettivo, perché, ripeto, alla fine andremo a gravare dei costi chi ha fatto la scelta di tenere le macchinette. Gli sgravi non lo so fino a che punto possono attutire il colpo, però ripeto è una questione di educazione alla vita che chi ha il compito di guidare questo comune, chi ha il compito di guidare il paese, la regione, la nazione dovrebbe farsi carico, nel senso che a volte non c'è niente da fare con chi non si vuole fare aiutare, però è anche vero che ci sono delle situazioni che hanno
distrutto famiglie, hanno creato dei solchi e delle cose che credo chi le ha vissute sulla propria pelle sa quanto profonde siano queste ferite e anche quanta fatica sia il processo di guarigione, di ristabilimento di un senso civile di vita all'interno della propria famiglia. Quindi nutriamo delle perplessità, anche se capiamo lo spirito, quindi l'intento. Capogruppo Canale. Grazie, è un argomento che offre molti punti di vista, pur volendo tutti raggiungere lo stesso obiettivo, che è quello di evitare che qualcuno disperda il suo patrimonio o comunque diventi un conclamato giocatore. Una perplessità che mi dà questo regolamento è anche il fatto che il Consiglio Comunale delegherebbe la Giunta a stabilire le premialità, e cioè il premio che riceverebbe sotto forma di meno tributi, immagino, meno tassazione o quant'altro, l'imprenditore che rinuncerebbe a queste apparecchiature elettroniche. Ecco perché torno a rilanciare il ragionamento da fare con gli operatori eventualmente in una commissione, perché poter sentire i punti di vista di chi è sul pezzo tutto il giorno rispetto a una volontà di un'amministrazione che secondo me dovrebbe già arrivare a quel tavolo con la premialità, in modo tale da capire anche se quel tipo di premialità ha un suo, come posso dire, effetto sull'azienda, perché sarebbe come dire che da domani mattina si regolamentasse l'attività dei viticoltori perché c'è anche il consumo di alcol e quindi decidiamo che ogni 7 vigneti un si occava oppure se vendema da quell'ora a quell'ora e non si lavorano più di tot litri di vino. Cioè, allora lì non mettiamo mano, qui in un certo senso mettiamo mano. E poi secondo me sarebbe da sviluppare un ragionamento sempre con gli operatori di segnalazione da parte loro che sono lì appunto tutto il giorno e che hanno una cognizione di quelle che sono le persone che magari con una certa insistenza, con una certa frequenza, pur non vincendo, ipotesi, continuano l'attività di gioco. Ripeto che è un gioco legale, non è un gioco illegale. Il problema è la ludopatia. Quello è il problema sul quale si deve intervenire, perché guardate che poi ci sono anche altri giochi che hanno gli stessi dannosi effetti. Io l'altra sera ho fatto zapping, ho scoperto che sulla TV digitale ci sono anche dei canali dopo il 200, è solo l'otto in continuazione, numeri che vengono venduti del lotto, anche quello è un modo, no? Perché se io inizio a giocare all'otto, oppure ho le istruzioni ogni ora, anche quello è un sistema, che però qui non andiamo a toccare, qui andiamo a toccare solo un determinato e specifico gioco, che possiamo essere d'accordo che non debba essere vicino alle chiese, non debba essere vicino alle scuole, non debba essere vicino a dei luoghi sensibili. Su questo possiamo essere tutti d'accordo, ma voglio dire che di forme di gioco ce ne sono tante, per finire all'ultima che è quella online, perché qualsiasi di noi che guardi la TV dopo le 10 di sera vede che passano un sacco di pubblicità che ti stimolano ad andare a giocare online, perché ti regalano 200 tiri, ti regalano 50 euro, perché ti fanno un sacco di offerte che ti invogliano a partecipare, e su questa partecipazione possono andare tutti quelli che hanno un cellulare, uno smartphone, compresi i minori, e quindi noi abbiamo anche lì una fetta di situazioni che non siamo in grado di controllare. Allora io ripeto, un regolamento nazionale, visto che è un gioco nazionale, secondo me sarebbe la cosa più auspicabile, perché una volta introdotto tutti i comuni si devono in qualche modo uniformare a quelle che sono delle direttive nazionali. Noi in questo modo, come posso dire, attuiamo un regolamento con i comuni vicini. A me, dico, ripeto,
la premialità è importante, mi piacerebbe conoscerla già prima, sapere che cosa si va a inserire, sentire gli operatori. Oggi non mi ricordo se sul Gazzettino o sulla Nuova Venezia c'era un articolo appunto sul tema a San Donà di Piave, di alcuni locali che tolgono queste apparecchiature elettroniche e quindi in qualche modo, come posso dire, fanno un percorso in un certo senso. Non è detto che anche i nostri operatori non lo vogliano fare, però andare a dire esattamente cosa devono fare della loro attività ci sembra eccessivo. E sarebbe importante, appunto, ripeto, questa relazione tra servizi sociali e operatori del settore, in modo tale da avere delle segnalazioni in questo senso. Sì, consigliere Simonello. Volevo fare un intervento su questo tema che mi tocca, insomma, particolarmente. A me a volte piace essere pragmatico e un regolamento nazionale su questo tema purtroppo non c'è. È un tema sicuramente importante che va a toccare l'eticità degli imprenditori, come li avete chiamati voi, che speculano su questo tipo di gioco che, seppur legale, comunque crea dei problemi importanti all'interno del nostro comune, che sono i problemi di cui parlava prima il sindaco, un fatturato non indifferente, insomma, per questo tipo di gioco, a mio avviso. Io ho parlato con qualcuno di questi imprenditori, l'ho incontrato personalmente le sue parole, lui mi ha detto che questo tipo di gioco, le macchinette VLT e AVP, sono l'eroina del gioco lecito, del gioco permesso. E io credo sia importante fare quello che possiamo per normare questo tipo di fenomeno e credo che questo regolamento agisca in questo senso. Capogruppo Marchiori. Molto brevemente. Niente, intanto buonasera, anche io sono arrivato in ritardo, ma volevo scusarmi, ma così è il lavoro. Ecco, quindi non ho il tempo tanto di andare a giocare alle macchinette. Ecco, volevo solo dire questo, le riflessioni sono state tutte molto importanti e vuol dire che l'argomento è un argomento importante, un argomento che ci colpisce. A me capita poco di andare al bar, ma quando ci vado certe volte ci resto veramente male, nel senso che qualsiasi tipo di bar del centro, di periferia, eccetera, immancabilmente c'è sempre qualcuno che gioca anche in maniera perduta, senza, come dire, uno sguardo verso l'esterno, ma lo sguardo fisso sulla macchinetta, e da quello che ho visto, insomma, non riguarda, secondo me, l'età, perché c'è un po' di tutto, dalle signore agli anziani ai ragazzi, c'è un po' di tutto, no? E quindi quando vedo questo, e magari vedo anche qualche amico, e poi magari puntualmente qualche mese dopo mi ritrovo che effettivamente ha delle difficoltà, ha delle problematiche, capisco che la cosa è una cosa che è diventata non solo un allarme, ma è diventata di fatto un'emergenza. E quello che mi ha stupito in questi anni qua, in tutti i governi che si sono succeduti di destra, di sinistra, alternativi, chiamiamoli così, quelli di adesso, nessuno mette mano a questa cosa. Perché? Perché probabilmente il ritorno economico è un ritorno non indifferente, è un ritorno importante. E quindi a livello civile, a livello civico, io mi sento di dire è giusto che noi facciamo qualcosa. E quando si va a fare qualcosa è ovvio, come nel caso dei cimiteri, ad esempio, che si toccano delle sensibilità che sono diverse, delle abitudini anche che sono diverse, no? E queste abitudini relative al gioco riguardano proprio questo. Con Luca mi è piaciuto il tuo intervento e lo ribalto, no? Se è vero che, e io sono d'accordo con te, che nessuno si vergogna di fare quello che sta facendo, nel senso che ormai è una cosa automatica. Se tu accendi il telefonino, cominci a fare un giochetto, no? Tu ti troverai per 4 settimane a fare sempre quel giochetto là quando hai 5 minuti, perché è una cosa che ti cattura,
i bambini guardano il telefono e vengono catturati. La stessa cosa secondo me sono quegli aggeggi lì, e probabilmente non c'è nessuna barriera che li tiene, né oscurante né non oscurante. Ma io ribalto il problema, perché se è così non ha senso che noi oscuriamo i vetri, non ha senso. Invece quelle lì sono proprio tecniche e tattiche usate da chi sfrutta quei sistemi lì, che non lo fa neanche tanto l'imprenditore locale, ma sono chi gli imposta le cose, che gli impone di fare queste cose qua, perché il buio, l'oscurità, il fatto di essere all'interno di un qualcosa che è protetta, no, è come andare, no, tanto per essere chiari, se vai nelle case del sesso all'estero, no, non sono, a parte in Olanda, no, ma sono chiuse, le chiamano case chiuse, perché era così, cioè nessuno doveva vedere quello chi andava dentro, soprattutto, e cosa succedeva all'interno. E qua è la stessa cosa, c'è un senso di, come dire, di fare le cose di più che essere col fatto che tu sia, no? Tra l'altro mi dicevano, non lo so, ma mi dicono che in questi locali qualcuno anche offre la birra, offre la Coca-Cola gratuitamente, il caffè, no? Cioè ci sono queste forme. Allora io dico, è difficile, è vero che rischi di fare dei regolamenti in cui, no, puoi toccare la sensibilità economica di qualche imprenditore che ha questo tipo di locali qua. Non penso che tu di fatto tocchi la sensibilità di locali, quelli del centro, voglio dire, cioè quelli nostri, tanto per capirsi, che tu vada al Bivio, che vada al Biverone, che vada alla Salute, che venga qua, cioè sono aperti, non ne ho visti, per quanto mi riguarda, con separé, a parte forse uno, gli altri sono tutti aperti. Quelli che a me scandalizzano sono quelli invece proprio che fanno solo quel tipo di attività, le sale slot, quelle lì, quando ne hanno fatta una adesso a Portogruaro, in un posto strano lungo la Triestina, e anche qui l'hanno chiusa, l'hanno pitturata di giallo, ma è tutta chiusa, è questo che mi fa specie, no? Allora quello che possiamo fare noi è veramente difficile, ed è giusto che noi mettiamo in campo tutte le azioni necessarie per insegnare ai ragazzi, per far formazione, per far cultura, per cercare di portare la gente, ma non è così semplice. Questo è quello che possiamo fare noi, no? Quello che non possiamo fare noi è invece che a livello nazionale qualcuno un giorno si inventi di fare qualcosa di diverso, no? Che sarebbe tipo le eliminiamo queste cose qua, ma non sarà così, perché ci sarà qualcos'altro da fare poi, no? Quindi io ritengo che partire con un regolamento è importante anche il confronto, sicuramente è importante il confronto. Io penso, mi pare, non vorrei sbagliarmi, ma negli anni scorsi, siccome questo regolamento qua è 3 anni che gira, 3-4 anni, e se noi andiamo a proporre a Carlo, sì, penso che neanche non lo facciano a Carlo, è una rivolta pazzesca di tutti quelli che hanno le sale giochi, le sale slot e via dicendo, però mi sembra che in quel frangente lì gli imprenditori locali sono stati sentiti, sono stati invitati, non una serata, anche 3 serate, e sono venute fuori anche delle proposte e delle discussioni accese. Una delle proposte era anche quella di dire: ma perché non incentivate il fatto che uno decide di non avere questi strumenti? C'è un bar alla Salute, mi sembra, che ha deciso di non averle le macchinette dentro, perché probabilmente quindi le ha tolte e non se ne parla più. Ci sarà sicuramente qualcuno che non sarà d'accordo, perché probabilmente può darsi che da questo punto di vista sia una fonte di guadagno importante, però noi abbiamo anche il dovere, come dire, di cercare di fare qualcosa di diverso. E se questo, tra l'altro, è un regolamento che piano piano si sta approvando in tutti i comuni, e sarà difficile in tutti, ma in tanti comuni, penso che sia anche un impegno del nostro territorio rispetto a questo, sperando e aspettando che qualcuno al di sopra di noi decida anche in maniera diversa e faccia veramente un regolamento che sia come dire, affidabile nel punto di vista del fatto che le persone possono essere effettivamente curate. È inammissibile, perché anche qui, se andessimo a fare i conti, probabilmente mi viene in mente Trieste, ho sentito dei dati su Trieste dove il fenomeno era andato veramente alle stelle, e spendono molto di più, cioè quindi spendiamo tutti noi cittadini per curare le persone, perché stanno aprendo centri in continuazione, no? Per cercare di
salvare queste persone, quindi anche lì bisognerebbe verificare queste cose qua. Purtroppo questo è il nostro sistema. Sì, grazie. Allora 2 o 3 considerazioni. Allora, tanto sui numeri, lo Stato nel 2007 da San Stino ha ricevuto 3.100.000 euro di incasso suo della quota, tolte i costi, la parte del gestore, 3 milioni di euro, poco più di 3 milioni di euro. Vuol dire che potremmo, per renderci conto del tema, realizzare 2 scuole all'anno, perché poi sembra che sul giro di 5 anni avrei fatto tutte le scuole di San Stino. Questo è un numero che dobbiamo tenere, e se questa è la parte dello Stato, capiamo che c'è un volume significativo sul gioco, tant'è che questo, perché la limitazione? In questi anni una delle attività che maggiormente hanno dato significato nelle politiche da questo punto di vista, tolte quelle della sensibilizzazione, è quella della limitazione della disponibilità del gioco, perché noi tendenzialmente abbiamo tutti, io per primo, il difetto nel ragionare su queste questioni di pensare sempre ai casi più problematici, no? Di pensare al caso che si mangia tutta a casa, che si mangia, questi sono giocatori, punto. Questi sono giocatori che per tanti motivi hanno nel corso del tempo, o magari già precedentemente lo facevano in altri modi, oggi giocano ai videopoker se non ad altre modalità di gioco, ma sono i giocatori compulsivi, sono giocatori che a volte, perché la patologia del gioco è anche legata alle disponibilità economiche, no? Per cui uno che è miliardario, anche se si sperpera 2 dei 7-8 miliardi che ha in banca, non lo consideriamo un giocatore patologico perché non emerge, no? Se chi ha 600-700 euro di reddito ne spende 300-400 al mese, ovviamente questo ci sembra più facilmente essere un giocatore patologico, perché ovviamente si perde subito, è evidente, la correlazione tra quanto posso giocare e quanto gioco, e quindi il divario. Qual è il tema? Tra le varie necessità c'è quello di ridurre la disponibilità del gioco. Questo tipo di regolamento fa sì che succede come con l'alcol, no? L'alcol è legale, la vendita degli alcolici in Italia è legale. Le attività economiche hanno delle limitazioni, cioè lo Stato a livello centrale, io speravo, quindi questa è dimostrazione di mia fiducia nel governo del cambiamento, no? Uno dei primi atti che sono entrati in discussione in uno dei vari decreti è stato quello della regolamentazione del gioco. Di fatto si è limitato in questo momento, quindi mi auguro che poi, a una limitazione dei tempi, delle pubblicità, dei luoghi, no, di diffusione. Questo si è limitato, quando in teoria avrebbe dovuto normare in maniera più complessiva tutto quanto, ma ovviamente è un percorso che giustamente ha tanti aspetti diversi da tenere in campo. Il fatto che ci sia una limitazione, ovviamente ci sono dei tanti diversi che sono i fattori di rischio. Uno, la propensione delle persone a giocare, sempre, tutti, nella vita, c'è chi gioca giocando fisicamente, ma c'è anche chi gioca investendo nella sua azienda, quindi del fatto di migliorare le proprie condizioni investendo su degli elementi che sono variabili. Ci sono poi tutta una serie di fattori di rischio che però sono ambientali, quindi stili educativi, la presenza di familiari giocatori, e quindi l'accettazione sociale scatta anche dal fatto che il nonno gioca al lotto, il papà gioca al gratta e vinci e ai videopoker, quindi io gioco online, no? Quindi tanto giocare lo condividi, no? Lo scrive anche il giornale, cioè il giornale scrive vinti al lotto 20.000 euro, miliardi, 20.000 euro vinti al lotto, e ogni 5-6 giorni vediamo sui giornali che citano qualche luogo. La presenza ovviamente di conoscenti che siano giocatori, l'accettazione sociale del gioco, e l'altro dei temi è, oltre a quelli che diceva prima che si era riccato, i livelli socio-economici, i livelli di istruzione, uno dei fattori ambientali è la disponibilità di gioco nel territorio, e questo rispetto a anni fa, dove comunque esistevano dei luoghi per giocare, c'erano i casinò, c'erano le schedine, c'erano scommesse che ovviamente uno scommetteva sul fatto, ma non era un fatto casuale, cioè io quando compro un gratta e vinci, no? O butto dentro euro e premo il bottone, di fatto le abilità del giocatore o l'elemento fortuna
molto sproporzionato. Tutto va sulla fortuna che Adora Clementi mi dà il grattavinci, che grattando ci sia scritto hai vinto. Non è come scommetto su Juve Inter, che scommetto mettendo in campo una sensazione delle conoscenze, delle idee, e questo retaggio lo vediamo, è molto evidente anche nel lotto, quando pubblicizzano, no, i ritardatari non hanno nessun senso matematico e statistico, però la gente fa le corse per continuare a giocare il 64 perché è 30 settimane che non esce, ma non c'è nessun senso, però il fatto è una cosa che alimenta ovviamente. Quindi il limitare la disponibilità nasce da questa, è una delle azioni più efficaci che stanno dando risultati da questo punto di vista, e quindi il limitare le ore e la possibilità di avere il gioco a portata di mano è uno degli elementi più concreti per andare in questo senso, al di là poi, come dicevo, di tutte le attività di sensibilizzazione, di prevenzione che ovviamente ci devono essere. Noi tant'è che questo regolamento tiene conto di tutta una serie di elementi che sono emersi a San Stino quando abbiamo incontrato noi abbiamo fatto una serie di attività. Prima abbiamo incontrato le associazioni, quindi i portatori di interesse, i cosiddetti stakeholder, per fare tutta una serie di attività informative insieme con l'ASL, spiegargli cosa succede attorno a noi e quali sono le problematiche, quindi discutere anche di come farlo. Successivamente, proprio per creare una discussione su questi temi, successivamente si è fatto un incontro anche specifico con le attività economiche. Ovviamente gli atteggiamenti sono stati diversi e con coloro che hanno voluto in quegli incontri dare dei contributi sono di fatto praticamente tutti recepiti all'interno di questa cosa, e dopo li cito, nel senso che ovviamente le necessità e le caratteristiche e le tematiche sono diverse. Noi abbiamo dei locali che sono nati come sale da gioco nel territorio, come gli altri territori, e che quindi dal mio punto di vista vanno normati in un determinato modo, perché è un'attività che è nata come sala da gioco, per cui va previste delle cose che valgono per tutti, le vetrofanie, il fatto che gli spazi siano accessibili dall'esterno, tutte queste cose qua, per tutti. Ovviamente queste sale negli orari andrà fatta una discussione che ovviamente è specifica, perché sono locali che nasce la loro natura imprenditoriale e economica sul fatto di essere un luogo che ha le caratteristiche perché si svolga del gioco. Diverso è tutto il resto, nel senso dal bar al tabacchino alla pizzeria alle altre attività, perché per questi, uno, la disponibilità di gioco è diffusa e capillare, due, non si va, gli orari di apertura sono diversi, un tabacchino alle 8 di sera chiude mentre magari un bar apre alle 4 del pomeriggio, no? E quindi hanno necessità diverse, e questo è stato discusso perché ovviamente sennò diventerebbe penalizzante in maniera diversa da un'attività rispetto a un'altra, tant'è che i primi che noi arriviamo tra virgolette tra gli ultimi, quindi però arriviamo tra virgolette con quelli che probabilmente stanno confezionando il pacchetto per esperienza di altri, anche per questo tipo di attività, più adatto a quello che è un equilibrio tra ridurre la disponibilità e tener conto di quelle che sono delle concessioni e delle possibilità che lo Stato autorizza e legittima, e che quindi va tenuto conto dell'attività ovviamente imprenditoriale, per quanto condivisibile da ognuno di noi con le proprie posizioni o meno. E quindi di fatto per rendere equilibrata questa cosa, in alcuni altri regolamenti hanno addirittura inserito il regolamento gli orari già stabiliti prima, e questa è una cosa secondo me che è poco corretta, perché giustamente va tarata rispetto alla realtà. Noi per alcuni punti di vista siamo più fortunati rispetto a altri, perché le attività bene o male inserite nei centri economici non hanno grandi presenze di questo tipo di strumenti, però non conta tanto quante sono, ma quanto ci si gioca. Se noi pensiamo che nel nostro territorio ce ne sono 2 locali che hanno la possibilità di avere i dispositivi, quelli dove si può giocare anche più soldi, che sono di fatto delle sale da gioco, ma di fatto di quei 18 milioni che dicevo prima, 10 milioni sono quelli che vengono incassati dalle macchinette diffuse in tutto il comune. In quei 2 locali se ne spendono 8 milioni e 6, quindi e sono 2 certificati e questo dà la proporzione su chi può giocare gioca, ma chi si va in quelle sale da gioco tendenzialmente è un giocatore, non è neanche il problema, è uno che decide che gioca, no? Il tema è tutto il resto, è tutto quel gioco
piccolo ma diffuso, che poi in alcuni casi diventa patologia, in alcuni casi diventa dipendenza, spesso si lega poi a dipendenze di altro tipo, per cui il compito nostro, e l'esempio dell'alcol va in questo senso. È vero che si va al banco e manda il maggiorenne e compra 3 cocktail di cui 2 vanno al minorenne, ovviamente può farlo e si limita all'attività imprenditoriale, ma il senso è quello di dire questa cosa qua non è socialmente condivisa e quindi va limitata, e questo è un po' il senso. Ovvio che lo Stato dovrebbe intervenire a uniformare questo. Nel nostro territorio quasi tutti i comuni, ormai credo che dei confinanti nostri solo Caore non ha ancora approvato questo regolamento, ma adesso non so altri quando lo faranno, ma bene o male l'hanno fatto tutti, quindi quel sistema di nomadismo del gioco forse fino adesso ha portato beneficio nel nostro territorio, no? Perché in teoria sono venuti più facilmente qua a giocare, ma al di là di questo tema l'attenzione che è stata usata anche rispetto alle segnalazioni che sono state fatte era quella di dire no, ma se un'attività ha già delle macchinette o delle cose autorizzate, ovviamente se ci sono passaggi di gestione non possono saltare ma vanno garantite, perché quando poi si presenta il fatturato al nuovo acquirente, no, o il commercialista gli fa una valutazione, ovviamente c'è dentro anche quella parte, quindi si salvaguardia tutto l'esistente. Dal punto di vista della burocrazia l'unica cosa che cambierà a questi locali, al di là di quelli che dovranno cambiare un po' le insegne, per il resto dovranno solo fare una comunicazione rispetto agli orari che decideranno di quali siano le fasce che hanno deciso di tenere accese le proprie macchinette, perché ci pareva opportuno che ognuno in un range di fasce che vengono definite dall'ordinanza poi sia in grado di gestirsi lui rispetto alla propria attività la valutazione che gli pare più opportuna. E quindi ecco, questo per fare il punto su questo. Un'ultima questione che mi ero ecco, per quanto riguarda invece le agevolazioni, ovviamente sono delle agevolazioni, delle premialità che sono ovviamente inevitabilmente simboliche, perché se quelli sono i volumi di gioco, io per esperienza di una cugina che aveva un chiosco al Cavallino in spiaggia, lei con un videopoker su un chiosco in spiaggia, quindi un posto anche tendenzialmente poco, non va a giocare, però no? Lei si pagava l'affitto dello stabilimento, del chioschetto che gestiva in spiaggia, con i soldi, praticamente lo pagava tutto con i soldi che incassava dal videopoker. Ovviamente qualsiasi tipo di incentivo di spolare non potrà mai essere sufficientemente motivante per toglierle, ma l'atteggiamento deve essere quello di dire, per non penalizzare, perché inizialmente altri che hanno fatto i comuni penalizzavano, quindi alzavano la tariffa della pubblicità a chi aveva anche insegne relative a questo tipo di attività, quindi sia tutto il muro coperto con scritto VLT, sala gioco, quello che è, quella pubblicità là costa il doppio di altri, quindi alcuni hanno iniziato con un elemento penalizzante, poi questa cosa è stata vista giustamente dalle categorie che da altri in maniera negativa, no, premiamo chi non le ha o chi le toglie, quindi l'idea sarà quella, tanto per capirsi, di ridurre un po' il tributo più alto che arriva nelle casse delle attività economiche, quello relativo alla tassa sui rifiuti, perché abbiamo fatto 2 verifiche così con l'ufficio tributi su occupazione, plateatico, pubblicità, non sono mai grandi cifre nei quali diceva faccio una riduzione del 30% per chi ha, ecco, quella migliore da questo punto di vista, perché quella più significativa potrebbe essere la tassa sui rifiuti, che poi tornerà ovviamente in caso in consiglio, perché rientrerà in quelle che sono le cose che vengono valutate. Ecco, da quel punto di vista sarà fare una serie di considerazioni su quanto incentivare, perché ovviamente quella quota poi va a finire spalmata su tutti quanti, perché la copertura deve essere del 100%, quindi una parte potrebbe, e quindi insomma è un attimo da studiare un equilibrio, ma vuole essere, questo deve essere chiaro ovviamente sin da subito, che è un elemento così quasi simbolico, anzi sicuramente simbolico, perché per quanto possa essere elevato questo tipo di importo, sicuramente non sarà neanche, non dico parificare, ma neanche di essere significativo dal punto di vista economico per l'azienda o per l'imprenditore che le ha, o meglio che non le ha, e quindi avrà un beneficio, un premio per non averle mai avute. Chi le toglie ha un beneficio rispetto a questo, non diventa una scelta. Insomma, ne parlavo con qualcuno che in questi giorni mi ha detto che comunque al di là del regolamento le toglierà, che mi diceva sì,
sarebbe bello quasi più avere una coccarda, no? Un simbolo con scritto questo locale libero da slot, perché poi economicamente potrebbe essere. Anche su questa cosa in alcuni comuni si era fatto, poi è stata lasciata perdere anche questa strada, perché nel dibattito tra le categorie, insomma, c'era stata questa cosa che sembrava dire quelli sono i bravi, gli altri ai criminali, no? Ma siccome un gioco è lecito, no, ma siccome il gioco è lecito, no? Uno dice, premia simbolicamente, non mettere fuori questo è bravo, questo non è bravo, perché comunque sta svolgendo un'attività lecita, per cui ovviamente non è che bisogna incolpare uno per fare quello che fa. Per cui ecco, queste sono un po' le motivazioni e il ragionamento che sta alla base. L'idea è quello di delegarlo all'ordinanza, perché nel tempo tra l'approvazione e la definizione, quindi l'efficacia del regolamento, e quando entrerà in vigore si sentiranno si convocheranno le aziende che hanno o che possono dal punto di vista dei requisiti tecnici averle, e si dirà in questo quadro si inserisce il regolamento, definiamo in linea di massima dentro a questi paletti, perché vi assicuro che altrimenti è impossibile, perché ovviamente se l'obiezione è il gioco è lecito e il gioco è online, okay, non se ne viene mai fuori da questa obiezione, perché sarebbe come dire l'alcol lo vendono anche al supermercato, l'alcol uno se lo porta via da casa, a quel punto lascia che anch'io come bar venda l'alcol a tutti, perché tanto se i dodicenni in parcheggio prima di entrare nel mio locale si bevono 3 bottiglie di vodka che ha comprato suo fratello più grande che ne ha 18 e mezzo, comunque le bevono, no? Allora lasciamo che ecco, invece rincontrarsi una volta che il quadro generale è stato definito e definire insieme nell'arco di alcuni paletti quali possono essere le regole e come gestire la cosa, io credo sia l'aspetto più utile. Ecco. Allora, non siamo stati chiari, probabilmente rimettiamo sul piatto le cose, perché è bene sgombrare il campo da qualsiasi tipo di equivoco. Nella premessa che aveva fatto il mio capogruppo, noi siamo per trovare la soluzione del problema. Pensiamo che questo regolamento non vada, come lei pensa, in questa direzione, per tutta una serie di cose. Tornando a quello che ha detto il suo capogruppo Marchiori, è vero quello che lei dice, possiamo togliere, esistono delle tecniche. Lei va al supermercato, il supermercato non lo fanno più i commessi, lo fanno delle aziende specifiche che creano il percorso di acquisto che sia fatto in modo di colori, quindi pensare di togliere sta roba qua è fuori logica, cioè, nel senso, lei non troverà mai un orologio all'interno dei supermercati, perché sennò se lei vede l'ora compra in fretta, compra meno, eccetera, eccetera. E quindi non risolviamo il problema. Il problema è che siamo davanti a una piaga sociale, comincia ad avere una profondità di un certo livello, o facciamo altri tipi di percorsi. Questo restringere gli spazi di gioco e gli orari, signori, comporterà che il giocatore seriale si scrive gli orari e alle 7 va a giocare da una parte, alle 9 va a giocare dall'altra, alle 12 va a giocare dall'altra, e quindi sarà un regolamento che non ha nessuna funzione, non ha nessuna validità, cioè tu non fermi queste cose così. Quello che voglio dire è che se lo spirito è buono, esatto, ma no, ma il problema, ripeto, se voi non vi rendete conto che il giocatore fa qualsiasi sforzo per giocare, cioè, allora, il problema, ripeto, il problema non è chi ha le macchinette, il problema è il giocatore, che è diverso, e se andate a leggere i dati ci sono dei disagi sociali che nascono da altre cose, non dall'opportunità di andare a giocare. Se non ci fosse la macchinetta, qualcuno lo sfogherebbe in qualsiasi altro modo. Il discorso che ha fatto per quanto riguarda il giocatore è uno che sa la percezione del rischio. Ma il problema è l'Menona, no? Che siccome che aveva imposta e dopo beveva il caffè con sue amiche, ok, butta dentro
5-6 euro ogni giorno, ok? Esatto. No? Ma se mai si trova sera non va in cerca un altro bar, perché non va in cerca un altro bar. Vedrai, vedremo. Allora, Io sa perché? Perché io sono stato su dei bar dove c'è gente di colonna. Perché ci sono giocatori che aspettano che il giocatore davanti butti dentro 20 euro perché la percentuale ci sono gente che aspetta da avvoltoio e li vedi in doppia fila senza nessuna vergogna, e uno senta sul sgabello e uno in piedi, cioè, non è questo il problema, cioè, voglio dire, se il problema è salvare la nonna ne salviamo una, due, ma si ricordi che, ripeto, se guarda la media di coloro che saltano su in autobus e vanno a Nova Gorica, siamo sopra i 65 anni tutti, per una ragione molto semplice, perché hanno il tempo per farlo. Ed è chiaro che chi va dentro su una sala slot di un certo livello, che può giocare 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, sa anche fermarsi e ha una disponibilità, altri non lo sanno, perché la realtà è questa. Sono quelli che giocano 2.000 euro su una puntata delle scommesse. Cioè, chi è un sano di mente che va a giocare il 2-1 dell'Ajax a Torino? Nessuno, ma c'è qualcuno che l'ha giocato. Questa è la realtà. Ecco, la perplessità che noi abbiamo è questa, che alla fine aggraveremo, dico, se qualcuno le toglierà siamo tra i più felici del mondo. Se questo paese sarà deslocalizzato, sarei felice. Se noi lo mettiamo sul cartello l'entrata di Sestino di Livenza, questo è un paese dove non si giocano le macchinette, sarei felicissimo, ma è una pia illusione. Ripeto, mettere in atto altre situazioni, cioè, ripeto, cominciare dalle scuole a capire che questo è un tipo di disagio pari a cioè, penalizzare solo chi ha deciso per una scelta commerciale di tenere una cosa lecita, ci sembra poco corretto, insomma, ecco, voglio dire, e non risolve il problema, che è un grande problema. Bene, pongo in votazione il 7° punto, l'approvazione del regolamento in materia di giochi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4 astenuti. Qui non c'è. Sì, no. Ah sì, 12 giusto, perché è arrivato anche. Il punto numero 8 è una comunicazione in merito al contributo assegnato con decreto al Ministero dell'Interno in data 10 gennaio 2019. In ottemperanza, questa è una comunicazione, quindi poi non avrà dibattito, non avrà voto, insomma, ma l'articolo 1, comma 14 della legge del numero 145 del 30/12/2018 rende noto che con decreto del capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019 concernente l'assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale per l'anno 2019. Il Comune di Sestino di Livenza è risultato assegnatario di un contributo di euro 100.000. Il contributo verrà destinato alla realizzazione del progetto per la messa in sicurezza di ambiti urbani redatto dal servizio tecnico e approvato con delibera di giunta numero 52 del 21 marzo 2019, che prevede la realizzazione dei seguenti interventi: la messa in sicurezza dell'intersezione della strada comunale via Riviera Corbolone con la strada metropolitana 61, denominata Riviera Corbolone e Morer delle Anime, ritenendo che quella intersezione rappresenti uno dei principali elementi di pericolosità per la mobilità urbana e il centro abitato della frazione di Corbolone. Messa in sicurezza della pavimentazione in porfido di via Roma attraverso un intervento di manutenzione straordinaria in considerazione della particolare situazione di degrado e pericolosità della pavimentazione. Messa in sicurezza nell'ambito del centro abitato di Biverone del tratto di strada di via Biverone in corrispondenza con l'accesso della scuola primaria. Messa in sicurezza di un tratto di una laterale via Fossafondi, una strada marginale, attraverso un intervento puntuale di illuminazione in corrispondenza dei tratti abitati. Messa in sicurezza dell'accesso della palestra della frazione della salute di Livenza e di tutta l'area degli impianti sportivi in considerazione della pericolosità degli affioramenti di un vecchio impianto di minigolf, dell'ex campo da bocce e dell'attuale pavimentazione in ghiaia che non consente un agile accesso alle carrozzine e ai pedoni. Il Comune è tenuto a avviare i lavori entro il 15 maggio 2019, pena la decadenza del contributo.
questa comunicazione è prevista dal decreto, quindi sì, è stata portata all'attenzione del Consiglio e il decreto prevede che venga data informazione al Consiglio rispetto alle scelte. Per questo motivo poi abbiamo preferito inserire, nonostante fosse arrivata in ordine di tempo successivamente, subito la interrogazione dei consiglieri canali Cibin, De Stefani e Riccardo, avente oggetto realizzazione di una rotonda a Corbolone tra la strada comunale via Strada Bassa e la strada metropolitana numero 61, proprio perché così era un po' legata a questo tema. Quindi, l'ultimo intervento, scusi, che mi è sfuggito. L'ultimo intervento. La istituzione dell'area esterna delle scuole della palestra e della salute. Quindi l'interrogazione, quindi la parola al consigliere De Stefani. Buonasera a tutti, grazie. Allora, premesso che con decreto del Ministero degli Interni del 10 dicembre 2019 è stato assegnato al Comune di San Stino di Livenza un contributo per l'importo di euro 100.000 per investimenti di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, che nella delibera di giunta numero 52 del 21 marzo 2019, avente ad oggetto presa d'atto contributo assegnato al Comune di San Stino di Livenza, con decreto ministeriale del 10 gennaio 2019 e approvazione del progetto di fattibilità definitivo esecutivo per la messa in sicurezza di ambiti urbani, si rileva che l'amministrazione comunale, sulla scorta del contributo assegnato, ha ritenuto di incaricare il servizio tecnico comunale della redazione di un progetto per la realizzazione di alcuni interventi ritenuti prioritari, tra i quali la messa in sicurezza dell'intersezione della strada comunale via Strada Bassa con la strada metropolitana numero 61 denominata Riviera Corbolone, che l'amministrazione, sempre da quanto si apprende con la predetta delibera, ritenendo che quella intersezione rappresenti uno dei principali elementi di pericolosità per la mobilità urbana del centro abitato della frazione di Corbolone. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali intendono con la presente chiedere all'amministrazione comunale di riferire in aula consigliare circa il progetto redatto, atteso che non pare l'intersezione in parola rappresentare elemento di pericolosità per la mobilità urbana. Grazie. L'intersezione si trova nel centro abitato della frazione di Corbolone, nell'ambito del centro, in prossimità della chiesa parrocchiale della scuola primaria Silvio Pellico. Proprio la collocazione a ridosso di queste due importanti realtà aggregative rappresenta il problema maggiore legato alla velocità del traffico sulla strada oggi metropolitana. Infatti, sia nel corso delle manifestazioni e delle funzioni religiose che negli orari di accesso e di uscita dalla scuola si evidenziano pericolose interferenze tra i pedoni, spesso minori, e il traffico sulla strada metropolitana di scorrimento. Inoltre, l'attuale intersezione di via proveniente da via Strada Bassa avviene in un tratto curvilineo della strada metropolitana che non consente l'immissione nella strada comunale in sicurezza, mancando la necessaria visibilità. Il progetto si prefigge pertanto di mettere in sicurezza l'accesso verso via Strada Bassa, creando una situazione di maggior sicurezza nell'inserimento, in particolare per il traffico proveniente da sud-est, quindi da San Stino per intenderci, dalla rotonda grande, rallentare il traffico sulla strada metropolitana in via Riviera in quel particolare punto al fine di consentire la mobilità dei pedoni sia in prossimità della chiesa che della piazza che della scuola. E quindi questa era un po' la finalità, che si aggiunge poi in una visione un po' più complessiva con quell'intervento che facevo riferimento prima, che prevede la realizzazione sempre sulla riviera di un altro elemento di rotatoria tra la riviera e la via Annone Veneto, proprio per effettuare due punti di rallentamento naturali, diciamo, essendoci una rotatoria all'interno della stessa via, che altrimenti spesso oggi è vista come un chilometro lanciato. In merito, insomma, in questi giorni c'è stata una corrispondenza anche con la sovrintendenza, insomma, su richiesta dei consiglieri comunali, in merito al parere della sovrintendenza, che non corrisponde a quello dell'ufficio, in merito alla necessità dell'autorizzazione paesaggistica, e sapendo che questo comporterà un aggravio del procedimento, ovviamente verrà predisposta la relativa richiesta alla sovrintendenza. La parola al consigliere De Stefani. Sì, grazie.
Sì, allora riprendo un po' quello che è stato discusso anche un po' in commissione, ovvero abbiamo fatto la richiesta per quanto riguarda la documentazione con la soprintendenza, però appunto a noi ancora non è arrivato nulla, più che altro perché abbiamo preso in commissione che non serviva, che diciamo la risposta che abbiamo avuto noi dalla dalla sovrintendenza era che per quel tipo di intervento serviva una relazione paesaggistica, visto l'ambito in cui verrà realizzata, che è soggetto a vincolo paesaggistico, o meglio idrogeologico. Quello che riteniamo noi è che, come ribadisco quello che abbiamo detto anche in commissione, è che c'è una necessità quanto prima da fare, da realizzare, della messa in sicurezza di tutta via Riviera Corleone. Cioè, non è che, secondo noi non è che con quell'intervento lì si risolve ben poco, come le avevamo già esposto, perché da San Stino verso Motta, diciamo verso la cascata, comunque il tratto rimane abbastanza rettilineo, a differenza che chi arriva da Motta verso San Stino ha una bella curva, a quanto c'è anche il rischio che qualcuno si possa creare qualche incidente, a differenza che fino adesso non si è creato nessun sinistro stradale e non ha avuto mai problemi di fruibilità la strada provinciale. Nel frattempo, prima che uno arrivi a quella rotatoria lì, dalla cascata alla rotatoria potrebbe aver già ucciso qualcuno, per esempio io che cammino per il marciapiede disconnesso, No, perché mi è capitato già 2 volte di avere una macchina che mi ha sfiorato con lo specchietto e dico, non è bello perché passeggio anche con i nipoti, quindi sì, e vedere una macchina che sfreccia a 110-120 che insomma se sfiora è abbastanza rischioso, quindi quell'intervento di quella rotatoria lì sembra quasi inutile, ma non perché appunto non andrà a risolvere il problema, anche se verrà creata, c'è proprio bisogno di un intervento, come avevamo proposto, di eventuali chicane, di eventuali restringimenti della carreggiata in vari punti, quindi magari dalle scuole piuttosto che dalla chiesa, piuttosto che dove c'è il bar e quant'altro, oppure creare dei dossi in modo di rallentare veramente la velocità. Cioè, se uno è costretto ad andare a 30 all'ora come quelli che sono stati creati nella strada di Losa, del Maxi, insomma lì sia un bel intervento perché uno è costretto a rallentare. Ritengo ancora che quella rotatoria sia veramente insomma, un po' un intervento. Poi come è stata presentata, ne abbiamo anche discusso, insomma, alta 50 cm in cemento armato con questo palo e la luce al centro, avrà un impatto, cioè se verrà realizzata così, e speriamo di no, perché se deve essere realizzata che non venga perlomeno realizzata così, perché avrà un impatto ambientale non poco indifferente, sì, in quel contesto lì. Grazie. Sì, allora sul fatto che un intervento complessivo sicuramente, come in tutti i casi, ha i suoi tempi e sicuramente va valutato, va fatto. Tant'è che anche la delibera di prima rispetto al passaggio alle strade, come dicevo, riguarda anche questo, perché le strade dove siamo riusciti a far dossi sono tutte strade comunali che possono essere normate in maniera diversa anche per la viabilità rispetto alle strade provinciali, e quindi va anche in questo senso, quindi ci ne renderà le mani tra virgolette più libere per fare una serie di interventi rispetto a quello oggi esistenti. La seconda questione, io comunque credo che creare un elemento lì in mezzo non andrà sicuramente a peggiorare o comunque a
in una qualsiasi sviluppo dei ragionamenti che si potranno fare per la messa in sicurezza di tutta la riviera, comunque quella rotondina a quel punto potrebbe essere comunque presente, e quindi non è un intervento che si fa adesso perché così e dopo andrà cambiato tutto. Sicuramente ha un senso che ci sia, perché poi gli episodi sono quotidiani di chi deve immettersi, che butta dove i paracarri, insomma tutta una serie di fatti e di episodi che succedono, ma comunque più in generale. Rispetto a come verrà realizzata, rispetto alla media era un po' più alta, esclusivamente perché si era pensato per valorizzare il mosaico che c'è presente oggi sulla aiuola, che tendenzialmente, se è rotonda, sappiamo che poi succede che qualcuno tira sempre un po' sopra le rotatorie, avendolo un po' più alto, no? Potesse essere un elemento di tutela per questa cosa, ma ovviamente diciamo, dal punto di vista tra virgolette estetico, ma adesso inviando tutto ai beni ambientali, ovviamente ci saranno tutti i pareri del caso rispetto a questo, e quindi poi sarà anche questo tipo di autorevole riscontro in tal senso. Le copie le leggo dopo, insomma, non è un problema, sono poche righe. A fronte della prima comunicazione, insomma, che voi avete, la risposta che ha mandato la sovrintendenza e che ha mandato a voi, e per conoscenza a noi l'ufficio, il responsabile ha risposto che in relazione alla comunicazione si precisa che non è stata inviata alcuna richiesta in merito alle opere di adeguamento dell'intersezione tra le strade urbane, in quanto si ritiene che le stesse rientrino tra le opere previste dall'allegato A, appunto A10 del DPR del 13 febbraio 2007 numero 31. L'opera si configura infatti come adeguamento degli spazi pubblici relativi a manufatti esistenti di aiuole, marciapiedi o componenti di arredo urbano nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche e dei caratteri tipici del contesto locale. Nello specifico il progetto prevede una limitata modifica dell'aiuola esistente senza interessare in alcun modo opere esterne alla viabilità e senza modificare o ampliare gli assi di percorrenza stradali. Ad ogni buon conto si allega il progetto per un'eventuale condivisione della correttezza della procedura. Poi qualche giorno fa, il 26, è arrivata questa... il 26, è stata protocollata ieri, ma è arrivata il 24, quindi, perché vedo la data del 24, quindi probabilmente è arrivata nel pomeriggio una giornata del 24. Si riscontra la nota di codesta amministrazione evidenziando che gli interventi descritti negli elaborati di progetto, da quanto è possibile evincere dalla documentazione grafica trasmessa, prevedendo la creazione di una nuova rotatoria in luogo dell'intersezione stradale esistente, non solo non rientrano nella fattispecie descritte dalla tipologia di cui prima, che elenca interventi di realizzazione di adeguamento della viabilità esistente quali sistemazione rotatoria, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi che assicurino. Questo ufficio ravvisa intanto quindi che l'intervento in oggetto, prevedendo a loro avviso la nuova realizzazione e non solo la sistemazione di un incrocio già esistente, non solo necessita del rilascio della prodromica autorizzazione paesaggistica, ma non abbia neanche i requisiti di lieve entità che ne permettono la soggettazione al regime autorizzatorio semplificato. Si ribadisce pertanto che la scrivente sovrintendenza potrà valutare la compatibilità dell'opera solo nell'ambito di un autonomo procedimento avviato ai sensi dell'articolo, corredato di tutta la documentazione necessaria a norma di legge. Quindi di fatto lo ribadisco che secondo loro, anche una volta visti gli atti, questo si tratta di una nuova realizzazione, quindi ha bisogno dell'autorizzazione paesaggistica e quant'altro. Quindi l'ufficio ha visto che oggi stava già predisponendo tutta la documentazione da inviare, visto che la sovrintendenza ha scritto 3 lettere, la sovrintendente interim in 10 giorni, di cui 7 festivi. Credo che solitamente noi ci preoccupiamo della sovrintendenza perché ha sempre tempi lunghi, ma credo che ne risponderà settimana prossima, perché è così attenta e puntuale a questa questione, e quindi credo che ci risponderà celermente, e quindi non ci saranno neanche problemi, insomma, nel rispettare i termini della realizzazione dell'intervento, ecco, che va in questo senso, insomma, della necessità di creare un momento di interruzione della viabilità, di rallentamento, in vista poi dei successivi passaggi che verranno una volta che la strada sarà nostra, proprio per mettere in sicurezza tutta la viabilità della riviera, che è utilizzata non solo dai residenti ma anche da tante persone che vanno a piedi, insomma, e frequentano la zona. Sì.
Punto numero 10, l'interrogazione dei consiglieri Canali, Cibin e De Stefani, Riccato, avente l'oggetto area di pubblico interesse di via Deleda. La parola al consigliere Cibin. Premesso che con delibera di giunta numero 2 del 15/1/2009 l'allora giunta comunale di San Stino di Livenza deliberava l'acquisizione di un'area da destinare ad attrezzature pubbliche e di pubblico interesse in via Deledda, conformemente alle previsioni dell'allora vigente PRG che ne contemplava la destinazione a pubblici servizi. E in tale delibera veniva esplicitato che i proprietari degli immobili identificati catastalmente così come segue: NCT del Comune di San Stino di Livenza, foglio 14, mappale 786 di metri quadri 9240, seminativo arboreo di prima classe. Si erano dichiarati disponibili a cedere bonariamente la stessa al Comune di San Stino di Livenza, onde permettere la realizzazione della caserma dei Carabinieri ed un centro per disabili in sinergia con l'allora ASL numero 10. Che la caserma dei Carabinieri ha trovato collocazione in altro edificio di proprietà comunale, che il tema della disabilità è un tema che ha trovato risalto nel programma amministrativo di ogni lista che si è confrontata nelle ultime elezioni amministrative, ivi compresa la lista che oggi amministra. Si chiede alla signoria vostra quali siano gli intendimenti di codesta amministrazione in merito al centro disabili, la cui realizzazione è stata prevista con la suddetta delibera. Sì, ovviamente l'area di via Deleta, che sono circa 10.000 metri, sono ancora in disponibilità del Comune e rispetto ai presupposti di quella delibera da parte dell'amministrazione nulla è cambiato, nel senso che quella è un'area a disposizione, era stata individuata sia per la realizzazione della caserma che per nelle modalità in cui funzionava allora l'accreditamento e la gestione dei centri. C'era un percorso assieme con la cooperativa Alba, con l'ASL per la realizzazione lì da parte loro, e noi ci saremmo fatti carico di mettere a disposizione l'area per la realizzazione di un centro. Questa cosa poi per varie motivazioni loro, diciamo, dell'ente gestore e dell'azienda sanitaria non è andato a buon fine, e quindi loro poi non hanno più dato seguito, però da parte nostra insomma l'area è là e siamo ovviamente a disposizione per questo tipo di necessità. Una parte di quell'area poi potrebbe anche essere, insomma, le necessità sono tante, in questi mesi si è anche discusso più volte anche con l'Istituto Mattei e con la città metropolitana rispetto al fatto che in parte di quell'area potrebbero essere pensati anche degli spazi a servizio della scuola che ultimamente ha dei problemi, ma parliamo ovviamente di una discussione che avrà una strada lunga. Però ecco, oggi c'è un tema che è quello che riguarda i centri diurni e l'accreditamento dei posti nel nostro territorio, che è quello che oggi siamo sovradimensionati, per cui tendenzialmente l'azienda sanitaria, la direzione sanitaria sociale regionale difficilmente nell'AS 10 autorizzerà nuovi posti, quindi nel caso che qualcuno decidesse di realizzare una struttura sarebbe in sostituzione di strutture già esistenti, quindi con lo spostamento di un posto che magari è più vecchio o più piccolo, che uno decide di realizzare una nuova struttura, ecco, però tendenzialmente se banalizzo, il comune decidesse di farsi carico di realizzare una struttura, cosa solitamente non è così perché insomma, ovviamente nell'ambito delle realtà promosse dall'ASMA, di fare una struttura, ovviamente questo dovrebbe accorpare, no, alcune delle strutture esistenti, perché nel territorio non è previsto, essendo noi sovradimensionati da questo punto di vista rispetto alle richieste e ai numeri del territorio. L'ASL ha detto che non accrediterà altri posti nel nostro territorio rispetto a dei centri diurni o residenziali per disabilità, e quindi rispetto ai piani di zona oggi alcuni ragionamenti che si stanno anche tra l'altro portando avanti per tentare di capire se sono le condizioni per rendere degli spazi migliori a servizio del territorio, devono muoversi all'interno dei posti già accreditati, insomma i numeri e i margini sono praticamente a oggi azzerati.
Allora, noi siamo stati da Bramezza circa 2 mesi fa, io e il mio capogruppo Canali. Dottor Bramezza è disponibile anche a far sorgere un centro per disabili in Sestino, disabili che comprendiamo tutte le disabilità, dall'autistico al disabile motorio. A Spadacinta non so se lei è mai stato, se ha visto il centro, realizzare un centro in quel posto lì, qui, quasi in centro a Sestino, e portare quei ragazzi disabili che sono lì a Spadacinta, che è un centro fatiscente, guardiamo solo il cancello d'entrata, penso che ce la possiamo fare. Io sono presidente dell'associazione Ragazzi Autistici e siamo in 15 famiglie. Potremmo portare a casa un progetto. So che un progetto c'è, che era quello di Spadacinta, e che è un bellissimo progetto, con gli spazi per ragazzi e anche con dei mini locali, delle camere, e pensare anche a un progetto per il dopo di noi. Quindi io, se la prossima volta possiamo avere qui o il dottor Bramezza oppure il direttore del sociale, sì, avrei occasione di incontrarli e di... Io ho trovato positività, e dato che stasera c'è qui anche la dottoressa Tezzot, lei cosa ne pensa, dottoressa? Se l'area c'è, è disponibile, è del comune, sì, l'idea è bellissima, a che punto le disponibilità non si sono dovute cambiare, l'area, come si dice, Spadacinta farà parte di qui. Impegnative e le richieste sono annullate. Vedo difficile, come risulta difficile anche per le case di riposo, aumentare le possibilità impegnative e l'accesso a questi centri diurni. Cioè non è che dipende da noi il fatto di dare la disponibilità o meno. Se un privato volesse aprire e costruire un centro dove i privati pagano, vanno lì, ben venga, ma quello si deve partire dall'ASL. Cioè noi possiamo fare ben poco. Sì. Quindi bisogna fare... Sì, beh, ma anche perché non diventi un dibattito, perché sono delle interrogazioni, quindi adesso io sono sempre gentile e disponibile, però ogni tanto bisogna anche ridare un po' l'ordine alle questioni. Allora, l'area è là, domani mattina se l'AS vuole costruire un centro per disabili di vario tipo, insomma a seconda della destinazione che loro ritengono, se vogliono attrezzarlo perché da diurno sia anche un residenziale, ben venga, gli spazi ci sono tutti. Io ne parlavo anche l'altro giorno, avevo avuto un incontro proprio con il dottor Filippi 2 o 3 settimane fa su questo tema, perché ci sono, e al momento ovviamente lo tengo tra virgolette riservato perché sono delle considerazioni che si stanno facendo anche tra dei privati rispetto alle disponibilità sia di luoghi già esistenti sia rispetto alla disponibilità del comune delle aree, per vedere di creare una situazione che sia economicamente sostenibile, no? Per la realizzazione degli spazi adeguati. Ovviamente la premessa che ha fatto il dottor Filippi è stata quella di dire occhio che noi dobbiamo ragionare sui numeri che abbiamo, quindi se ci sono tot posti accreditati nel Veneto orientale sappiamo che quei posti sono quelli, poi alcuni oggi sono in gestione esterna in capo a singole cooperative, altri una struttura, ma che andrà anche questa a breve in affidamento, anzi forse hanno pubblicato in questi giorni proprio l'ASL l'affidamento come le altre della struttura che non c'è a Spadacinta, insomma quella sì, ecco, perfetto. E quindi lì ci sono dei posti che sono 13, che sono quelli 11 più 2 al talento, poi ci sono i 25 posti che sono quelli nell'altra struttura di Annone. Quelli insomma, sono quelli più vicini, ma insomma
sono delle strutture che sono in spazi limitati, perché in entrambi i casi sono in strutture che hanno sicuramente necessità di spazi diversi. Ovvio che oggi il tema è su chi, tra virgolette, si fa carico della realizzazione di un intervento di questo tipo, anche perché ovviamente è in una delle funzioni delegate all'azienda sanitaria. Se ci sono degli spazi, ovviamente come avviene negli spazi ci sono delle concessioni e in quel caso l'Alba ha fatto un ragionamento perché diceva faccio io un investimento, me lo ammortizzo nel corso degli anni con ovviamente i margini che ho rispetto all'inserimento. Oggi è molto più complicato anche fare questo tipo di ragionamento perché gli affidamenti tendenzialmente sono di 3 anni in 3 anni, e quindi anche là diventa impegnativo questo tipo di necessità, però forse mettendo assieme 2 o 3 cose si potrebbe anche ragionare, tenendo conto che poi c'è anche un altro problema, che i margini che hanno le cooperative, le aziende che gestiscono questo tipo di servizi sono margini così significativi da potergli permettere di fare delle economie, e soprattutto anche alzando eventualmente i numeri. Faccio un ragionamento, uno dice metto insieme i 25, cosa che non è possibile tra l'altro, ma i 25 oggi in capo all'ASL più i 13 in gestione all'Alba faccio 38, non è che se da ognuno guadagno 1 facendone 38 guadagno 38, ma guadagno 0,8, perché se i numeri aumentano i margini poi diminuiscono, perché ci sono tutta una serie di standard che proprio per la convivenza di un maggior numero di persone la cosa diventa più complicata. Però è un tema che noi non solo non sta a cuore, e l'area, io gliel'ho ribadito anche l'altro giorno, anche a chi è venuto a fare altri tipi di ragionamenti, c'è, e credo che insomma da parte dell'amministrazione sia già una disponibilità significativa, vorrei dire c'è un pezzo di area e mettiamo metà 5.000 metri permetterebbero di svolgere tantissime attività o di realizzare una struttura che possa prevedere tante cose. Secondo me uno dei temi su cui mi pare la consigliera nel suo intervento è d'accordo, su cui sono d'accordo con lei, è tutto il tema che riguarda il dopo di noi, e quindi la necessità di creare dei percorsi di tutela che riguardano non solo chi rimane rispetto a chi ai genitori, ma anche gli ultimi anni tra virgolette della vita magari dei familiari, perché in molti casi noi abbiamo disabilità di persone di 60, 63, 65 anni, quindi i genitori hanno 85, 90 anni e che magari negli ultimi anni hanno anche loro le loro difficoltà, e quindi magari se riuscissero a convivere o a essere vicini nei luoghi dove vivono, magari con dei mini appartamenti protetti dove c'è un minimo di autonomia, questo permetterebbe di godere di una tranquillità rispetto ai figli e anche poi di essere vicini a loro negli ultimi periodi della vita di chi resta, al di là poi di occuparsi anche di tutto quello che resta dopo. Ma insomma mi pare che su questa cosa siamo un po' tutti d'accordo, per cui ecco, rispetto alla domanda specifica l'area è ancora ed è a disposizione di tutti i ragionamenti che possono essere fatti. Se non ci sono il punto, scusa, al numero 11 del dibattito, piantumazione di nuove essenze arboree in via Stazione. La parola al capogruppo Canali. Grazie. Ci sarebbe stato da fare un dibattito comunque alla prossima. Do lettura della interrogazione. Premesso che nel territorio comunale insiste un tratto stradale denominato via Stazione, il quale ai lati della carreggiata presentava dimora decine di alberi della specie Ippocastano, Aesculus hippocastanum, piantati per la massima parte oltre 50 anni fa ed in piccola parte piantati circa 15 anni fa, quest'ultima in parziale sostituzione di alcune piante morte o schiantate, che la Giunta Comunale con delibera numero 185 del 13/12/2018, avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo esecutivo relativo ai lavori di riqualificazione di via Stazione, ha ritenuto di provvedere alla riqualificazione della predetta via e in particolare alla riorganizzazione del marciapiede e della pista ciclabile, che in funzione dei lavori di riqualificazione l'amministrazione comunale ha dato incarico al dottor agronomo Paolo Zigliotto di redigere una documentazione tecnico-agronomica relativa alla richiesta di nulla osta all'abbattimento di alberi e di ippocastano presenti ai lati della predetta via Stazione che collega il centro con la stazione ferroviaria, che da una lettura di tale relazione si evince che le piante esistenti sono in numero di 55, suddivise in 35 sul lato est e 20 piante sono presenti nel lato ovest,
che verranno rimpiazzate con nuove piante di latifoglie, frassino, tiglio, carpino o altre essenze, nel numero di 24 nuove piante nelle nuove aree a disposizione tra la strada e il nuovo marciapiede della pista ciclabile, si chiede alla signoria vostra, atteso che vi è una discrepanza tra piante abbattute e nuove piante rimpiazzate, quali siano gli intendimenti di codesta amministrazione in merito al ripristino del numero di alberature. Non trovo la penna. Risposta al Vice Sindaco Pellizzon. Sì, grazie. Dunque, il progetto di riqualificazione di via Stazione prevede, fra l'altro, la riorganizzazione del sesto di impianto, cioè quindi come sono effettivamente piantate le alberature, che sarà valutato in fase esecutiva da un esperto agronomo. In tale contesto sarà valutato dall'esperto il numero corretto delle alberature da collocare in relazione allo spazio vitale di ogni essenza e all'interferenza delle stesse con le preesistenze. Tale studio si rende indispensabile al fine di evitare la situazione pregressa in cui le alberature, a causa degli insufficienti spazi vitali, sono indebolite, rendendosi pericolose per la pubblica incolumità in relazione alla prossimità con l'asse viario. Ovviamente oltre a questo c'è un aspetto anche degli attacchi che poi hanno ricevuto questi alberi rispetto nello specifico a un lepidottero che colpisce quel tipo in particolare di essenza, cioè l'ipocastano e quella varietà inoltre. Il numero delle piante sarà quindi legato agli effettivi spazi e alla tipologia delle essenze, quindi anche se oggi sono indicate 24, in sé poi sarà la relazione finale dell'agronomo che poi verificherà il numero esatto di piante da mettere a dimora, anche in considerazione di quello che sarà il tipo di pianta scelto per evitare appunto quell'effetto che ho descritto prima. In relazione al mantenimento del numero delle essenze arboree si segnala, cosa che tra l'altro ho avuto modo di dire nella delibera del PAES, che nell'ultimo anno e mezzo sono state comunque piantate almeno 3.000 piante in una superficie di circa un po' meno di 3 ettari, fra la zona industriale, l'area dello scalo e quella del cimitero. Ecco, questo è un po' il tema. Grazie, la ringrazio della risposta, la quale non può che trovarmi parzialmente soddisfatto, nel senso che io ho l'impressione, come gruppo ce l'abbiamo, visto anche le risposte che ci sono state date nell'ultima commissione, che il progetto di via Stazione sia un po' in addivenire, e cioè, siccome abbiamo chiesto i disegni, visto che dovrebbe esserci siamo in fase esecutiva, e ci è stato detto che i disegni non ci sono, perché volevamo capire come si sviluppava il viale, che tipo di accessi ci sono alle abitazioni. La gente ci chiede questo tipo di informazione e non ci sono state fornite perché ci hanno detto che non ci sono. E quindi la sua risposta mi fa valorare questa ipotesi, perché se già adesso non sappiamo dove verranno piantate le piante, ma verranno piantate un domani a seconda di quali saranno gli spazi disponibili e quali saranno le valutazioni dell'agronomo, credo che allora a questo punto non ci sia una progettualità definitiva. Il tema di rimpiazzare il numero di piante tolte è un tema che è stato sollecitato anche da parte dei cittadini, non solo perché riteniamo che nella stessa zona deve ritornare lo stesso numero di verde, perché allora a questo punto tanto valeva piantarle alla Salute di Livenza. Rimpiazziamo sempre lo stesso numero di piante, ma non le rimpiazziamo negli stessi luoghi, e quindi il fatto che lei citi che ci siano state messe a dimora 3.000 piante, a nostro avviso comunque non compensa quello che è stato tolto in quel posto, e quindi riteniamo che in quel posto debbano tornare quantomeno lo stesso numero di piante. E possiamo anche dare dei suggerimenti, siccome la via Gramsci e la via Kennedy sono particolarmente larghe e invitavano anche a correre, e l'amministrazione ha realizzato quei dossi, si potrebbe pensare di eliminare i dossi e creare appunto quelle chicane come si usa a fare nei paesi europei del nord Europa, dove hanno un diverso concetto di mobilità urbana, e nelle anse che si vengono a creare si possono rimpiazzare le piante, oppure si possono anche rimpiazzare nei parcheggi della stazione, visto che sono totalmente sprovvisti di alberature, soprattutto quello lato via Soccat. In questo modo
si va a realizzare una compensazione con quello che è stato tolto e si ridà anche un po' di, come posso dire, verde pubblico a quella zona. Piantumare in via Kennedy o in via Gramsci non considererebbe anche a chi passeggia di avere dell'ombra nel tempo o del verde, e anche in via Stazione lì di far sì che chi lascia le macchine in parcheggio tutto il giorno, insomma, non siano sotto il sole direttamente. Un progetto esecutivo c'è, perché banalmente vabbè. Per carità. No, cioè, non capisco, vabbè, faccio fatica a capire questo tipo di ragionamento, nel senso che non è che ci deve essere un progetto esecutivo, perché sennò è un po' impossibile. Scusi, che i lavori in commissione abbiamo chiesto se possiamo capire come si sviluppa il nuovo via Stazione. Ci è stato chiesto, ma che TOC che vuoi? Tutto, perché vogliamo capire una prospettiva della nuova viabilità. Anche perché la gente ci chiede, ma la pista ciclabile va a sinistra o va a destra? Perfetto, si cammina a destra o si cammina a sinistra? Allora potete riferirvi ai tecnici e sollecitarli rispetto a una richiesta. Vi chiedono in commissione, scusi, dobbiamo chiedere. Cioè, però non si può dire che non esiste un progetto esecutivo. Te l'hai detto, non esiste un progetto esecutivo. No, un progetto esecutivo c'è, è stato chiesto un qualcosa di diverso, cioè adesso non diciamo una cosa per un'altra. Mi scusi, io non sono un tecnico, ma quando lei appalta un'opera, no? Certo. Deve avere, appunto, perfetto, e quindi presumo che ci siano i disegni, no? Perfetto. Io ho chiesto come, no, perché so cosa chiedo e non gioco sporco, gioco legale. Perfetto. Perfetto. Quindi io in commissione ho chiesto, rispetto a un privato che si è trovato un parcheggio davanti, come mai si trovava un parcheggio e non un accesso a una proprietà privata. Dopodiché abbiamo chiesto se possiamo avere i disegni, tanto è vero che la battuta che c'è stata fatta di che pezzo. Allora io ho pensato, siccome hanno siccome hanno lavorato su un primo tratto, il secondo e il terzo non è stato oggetto di lavorazione, ho detto mancheranno i disegni, ma siccome mi sembra impossibile, perfetto. Ma io non voglio fare polemica, ma devo capire. Appurato che il progetto esecutivo c'è, domani mattina il sindaco in persona si incarica di farvelo avere, e quindi, essendoci un progetto esecutivo, ci sono anche le aiuole. La cosa che era, diciamo, la parte della mia risposta è che poi all'interno delle aiuole che sono indicate nel progetto esecutivo che c'è, che domani sarà recapitato, che poi sì è 24, 26, 27, 21, 12, possiamo metterne anche 57 invece che 55. Il problema è che se dobbiamo metterne 55 e poi abbiamo fra 10 anni lo stesso problema di manutenzione o di accrescimento degli alberi, mi pare che non andiamo a fare un buon servizio né agli alberi che andiamo a piantare né complessivamente all'opera che stiamo realizzando, per cui è questo il motivo che viene indicato in una fase successiva il numero preciso delle piante per, come dire, una questione diciamo di corretto sviluppo progettuale e agronomico. Quindi sì, sono d'accordo anch'io che poi sarebbe bello averne 55, ma sarà un po' difficile che siano 55, salvo che non vogliamo piantare qualcosa di molto piccolo o comunque che possa dare meno risalto. No, per finire, devo dire che sì, in effetti anche a me sicuramente piace l'idea, ce l'ho anch'io, che in via Gramsci si possa, anche perché su via Kennedy già penso che sia un po' più difficile, su via Gramsci sicuramente ci sono gli spazi, sarebbe bello ripensarla, però a mio avviso lì va fatta un'operazione dove si mette in mano almeno a metà della strada per fare un intervento del genere, come minimo, cioè non toccando uno dei due lati e su
se non si vuole fare ovviamente un'operazione di rifacimento completo della strada, che probabilmente ha dei costi chiaramente impegnativi, però l'idea può essere quella di fare su uno dei lati di via Gramsci un intervento dove vengono poi previsti un numero, un'alberatura. Sono convinto anch'io che sia un'operazione utile e sicuramente è una cosa che terremo in considerazione. Non le dico che domani mattina lo facciamo, però devo dire che è una cosa che è sempre piaciuta anche a me e ce l'ho in testa, così come anche in altre vie, tanto che con Lega Ambiente, che ci ha scritto in merito appunto anche a quello che avete sostenuto voi, una cosa che abbiamo chiesto a Lega Ambiente è quella di insieme collaborare per rivedere complessivamente il tema delle alberature sulle strade, nel senso che se poi facciamo un giro nel paese ci accorgiamo che magari nel tempo un albero è stato tagliato perché è morto, l'altro perché ha avuto problemi, e ci sono pezzi nei quali si potrebbe già intervenire senza grandi problematiche, nel senso che sono aree già predisposte, che avevano già alberi. Abbiamo chiesto di una collaborazione, una sorta di mappatura nella quale poi noi ci impegniamo ovviamente con dei fondi annuali a ripristinare questo tipo di alberature, che sono fondamentali, penso, per la vivibilità del paese stesso, perché chiaramente sono importanti. Per via? Come mai? No. Ma non è, non so se il numero della frutta può incidere su... No, perché... L'ultimo punto, interrogazione, avente oggetto linea ferroviaria Venezia Trieste, passaggio a livello sito in via Zoccat, capogruppo Canali. Grazie. Do lettura anche qui dell'interrogazione. Premesso che il territorio comunale di San Stino è attraversato dalla linea ferroviaria Venezia Trieste con relativa fermata a servizio dei viaggiatori, che nella via Zoccat è presente uno dei parcheggi a disposizione per gli autoveicoli dei viaggiatori, che si sta dimostrando di limitata capienza rispetto alle necessità, che negli ultimi anni la linea ferroviaria è stato oggetto di migliorie ed adeguamenti tecnologici che hanno soppresso il presenziamento della stazione ferroviaria, automatizzando il sistema di controllo dei treni e dei passaggi a livello, che con tale automazione, specie negli ultimi tempi, si verifica con frequenza la prolungata chiusura del passaggio a livello con tempi anche dell'ordine di 15 minuti, che recentemente sono stati effettuati dei lavori di muratura nelle vicinanze dell'impianto delle barriere, precludendo l'accesso dei pedoni provenienti dal parcheggio di via Zoccat al binario ferroviario numero 2 e attraverso il sottopasso pedonale relativo accesso al binario numero 1, che la via Zoccat dal passaggio a livello fino alla rampa arginale presenta ai lati della carreggiata dei fossati, che oltre a costituire impedimento per il passaggio dei pedoni costretti a camminare nella corsia di marcia necessitano di essere tombinati, atteso il loro stato di degrado, essendo anche in alcuni tratti interrati oltre che ricettacolo di sporcizia. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali intendono con la presente chiedere all'amministrazione comunale di riferire in aula consigliare quali siano gli intendimenti che codesta amministrazione intende assumere, da un lato nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana per porre rimedio alle situazioni descritte, dall'altro per ordinare il tratto di via Zoccat che ancora presenta fossati a cielo aperto e consentire agli utenti del posteggio di accedere ai binari in sicurezza. Sì, per quanto riguarda allora, ci sono due temi. Allora, il RFI nell'ambito di una serie di interventi di messa in sicurezza agli attraversamenti dei passaggi a livello ha realizzato questo muretto per evitare l'accesso diretto come era prima, insomma qualcuno lo fa ancora, ma sia da un lato che dall'altro dell'attraversamento pedonale. Ha previsto anche l'installazione di altri impianti semaforici, se avete visto, non so, arrivando a via Gonfi c'era un altro, perché rispetto alle normative. Nell'ambito del bando periferie, nel progetto di riorganizzazione della ferrovia, su richiesta nostra, tra l'altro, che però RFI ha condiviso, sapendo che c'è ovviamente un'area antistante, dall'altro lato, il parcheggio di via Zoccat, ha previsto la realizzazione di un accesso, diciamo, sul lato destro guardando verso il centro di San Stino, no? L'apertura di un accesso che chiude, diciamo, rispetto all'asse stradale che attraversa i binari. Poi questo posso lasciarvelo subito. No?
è un pezzo, non è tutto, però è il tocco interessato, dove di fatto è previsto con una banchina, tra l'altro, che prevede, proprio perché uno degli obiettivi di questo progetto è quello dell'abbattimento di tutte le barriere architettoniche esistenti, che arriva in quota poi con la futura pavimentazione dell'area ferrovia, e quindi noi abbiamo chiesto questa cosa prevedendo che loro poi pavimentassero, o comunque dando la disponibilità di pavimentare tutta la parte sul lato destro fino ad arrivare all'attraversamento di fronte all'accesso del parcheggio, in modo tale di creare un percorso insomma, protetto e in sicurezza per chi accede da via Zoccat. Un'altra delle idee che era venuta in questo periodo, ma RFI insomma ci ha chiesto di fare prima un sopralluogo assieme per capire un po' i tempi anche loro, perché la cosa, se viene sbloccata come parrebbe la questione del bando periferie, potrebbe avere anche tempi abbastanza celeri, era quella eventualmente di tombare il lato del fossato presso il parcheggio e di realizzare a ridosso il passaggio a livello, ma questo da verificarlo poi proprio con RFI rispetto ai loro vincoli e standard di sicurezza, un camminamento pedonale che camminasse a ridosso della chiusura del passaggio a livello, che quindi le auto sono già ferme e lì sarebbe un passaggio. Ecco, il tema di dibattito riguarda poi su dove si andrebbe ad accedere in questo momento, perché RFI non vuole più che vi sia l'accesso verso quello che abbiamo sempre fatto tutti, insomma, verso la strada. Quindi ecco, questo è l'intendimento, insomma, quindi capire i loro tempi, se i tempi sono abbastanza rapidi e sostenibili, o comunque se si riesce a dar seguito almeno a questa parte qua di tutto il progetto più complessivo, ci eviteremo l'altro lato. Se invece, potrebbero essere anche entrambi, insomma, è un po' da capire, ecco, come incastrare le due cose, perché è una necessità, insomma, ecco. La ringrazio per la risposta, perché è significativa del fatto che c'è un interessamento alla questione. Io pongo, siccome sono usufruitore del parcheggio e vedo ogni mattina quello che succede, intanto faccio presente che ci sono 2 posteggi per disabili, e se uno fosse in carrozzella e dovesse accedere al binario, le assicuro che perderebbe il treno, perché si verificano delle cose un po' strane nella nostra linea ferroviaria, cioè nella nostra stazione. Coincidenze di 2 o 3 treni, per cui il passaggio a livello rimane abbassato anche per 13, 14, 15 minuti. Quindi anche se uno arriva in anticipo per accedere al binario, si trova il passaggio a livello chiuso per 15 minuti, e se è in carrozzella sta sicuro che al binario non accede. Accedono le persone normodotate perché si abbassano e passano sotto la sbarra. Quindi io capisco come posso dire, la preoccupazione di RFI dell'accesso diretto al binario, però è anche vero che al binario numero 1, tanto per capirci, di fronte al bar ci si accede direttamente, c'è solo un cavalletto, non so come si chiama, che impedisce il fatto che uno ci corra al binario, perché ha questo ostacolo che lo rallenta. Stessa cosa. Sì, capisco io, ma mi pongo anche il problema del biglietto da visita che diamo ai turisti che prendono il treno nella nostra stazione durante il periodo ferroviario per recarsi a Venezia, i quali per fare il biglietto devono per forza andare di là, perché la vendita di biglietti è di là, e dal lato di via Zoccat non si accede alla biglietteria, a passaggio a livello chiuso, che ripeto, le faccio un esempio, ma giusto, alle 7:18 c'è il Mestre, alle 7:23 c'è il Trieste, e in mezzo tra i due ci dovrebbe essere prima del 7:18 c'è una Freccia che è puntualmente in ritardo, quindi Freccia a 3 minuti 4 di distanza, cioè 7:18. No, la Freccia tutti i giorni in ritardo, 7:18 fa 6, 7, 10, 12 minuti di ritardo, dietro il 18 c'è il 26 o il 23 che va a Trieste, dietro c'è il 33 che va a Venezia.
Quindi le assicuro che il passaggio lì, tanto è vero che molte mattine gli automobilisti suonano pensando che la stazione sia presenziata, perché veramente il passaggio a livello rimane abbassato. Questo cosa implica? Che chi deve andarsi a fare il biglietto è costretto a passare sotto, altrimenti non prende i treni, cioè non li prende, perché se sei senza biglietto non li prendi. E quindi l'auspicio è, da un lato, che quei fossi vengano tombati, perché io li ho osservati anche in questi giorni, in uno c'è acqua, uno c'è vodo, e non è possibile, perché se sono collegati tra di loro vuol dire che uno è interrato e l'altro no, quindi c'è una necessità di sistemazione, c'è la necessità di salvaguardare chi va a prendere il treno, perché le assicuro che all'imbrunire le macchine non ti vedono, le macchine che provengono da via Zoccat e che si dirigono verso il centro non vedono i pedoni, non so per quale gioco di luci, però è così, e quindi uno è costretto a camminare a bordo strada e deve stare molto molto attento ai veicoli che vengono in senso contrario. Quindi qualsiasi soluzione si possa adottare in tempi brevi, a nostro avviso è sempre, anche se non è estremamente funzionale in un primo momento, però è pur sempre una soluzione. Sì, no, ma questa è anche l'intenzione, insomma, la giusta osservazione fatta, è l'intenzione anche nostra. Chiudo una battuta ogni volta che gli dico delle frecce, lui mi dice, ma tanto dopo recupera, no? Giusto? Dopo capiamo, ma se Sastina è in ritardo, no, sì. Diretto a Brindisi. A Cristina non se lamenta perché lavora in ospedale, quindi dice, ma che vai, mi fai i raggi, mi controlli. Grazie, buona serata.